Bene, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutte. No, non si sente perché l'audio è per lo streaming. Quindi mi raccomando sempre il microfono così ci possono sentire anche da casa. Piccola informazione tecnica. Buongiorno, benvenuti e benvenute alla terza edizione del Hip Hop Cinefest. Big up, big up, big up! Apriamo ufficialmente i panel, come avete visto forse già la nostra Elisa ha già presentato le prime proiezioni di oggi, che vi invitiamo sempre a vedere nella sala sottostante. Invece qui, sia oggi che domani, avremo i panel e le conferenze con ospiti internazionali direttamente da Costa Rica, Dubai e Amsterdam e tantissimi paesi. Big up! Bene, io sono Kwanza, sarò la vostra host per tutte queste conferenze e panel. Abbiamo un translation point, so who don't speak English, sorry, who don't speak Italian, there is a translation point here. If you want to sit here, our girl Saha will translate everything for you from Italian to English. So this is the translation point. E quindi se avete bisogno c'è sempre lei. Iniziamo quindi con la prima conferenza che abbiamo chiamato Hip Hop Opportunity, Hip Hop e Art Education, che è una conferenza che facciamo tutte le edizioni perché abbiamo visto come l'hip hop è veramente uno strumento super creativo per anche insegnare e interagire con i ragazzi. Il moderatore di oggi sarà Pasquale Grosso, che lascio presentarsi, e a seguire faremo una specie di tavola rotonda, quindi abbiamo anche altri interventi che sono seduti qui davanti, quindi semplicemente interagite con Pasquale per posizionarvi. Elisa, guarda, c'è posto qui, se vuoi sederti, c'è un posto vuoto e quindi appunto fate cenno a Pasquale quando volete entrare nel cipher, in questo caso di parola. Prego Pasquale, benvenuti di nuovo e buona visione. Eccoci qua, grazie a tutti, no, ma grazie per l'invito e grazie per averci coinvolto in questa 2 giorni molto bella, molto intensa, pensata bene e costruita anche meglio. È una cosa importante, un valore aggiunto nella discussione pubblica sull'hip hop e su quello che sta succedendo. Prego, si accomodi. Quello che succede nel paese in questi mesi, in questi anni, diciamo, è un punto di vista importante che è bello condividere, è bello sviluppare tutti quanti insieme. Io sono Pasquale Grosso, sono il vicepresidente dell'associazione Da Sud. Da Sud è un'associazione antimafia, quindi mi chiederete che ci sta a fare un'associazione antimafia dentro questo tipo di percorso e questo tipo di ragionamento. E il motivo ve lo spiego brevemente, proverò ad essere breve in questa introduzione. Da Sud è un'associazione antimafia appunto che si occupa di linguaggi creativi e di immaginario, di costruzione di nuovi immaginari che hanno a che fare ovviamente con la sua nascita, con la ricostruzione della memoria, no? Delle vittime di mafia, di 'ndrangheta. Partiamo dalla Calabria, arriviamo a Roma e facciamo tutto un lavoro sull'immaginario legato a questa città e al racconto delle mafie in questa città, dei territori, delle periferie, delle fragilità, quindi inevitabilmente anche di ragazze e di ragazzi che attraversano quartieri complessi. Il nostro lavoro in tutti questi anni ovviamente ha incrociato l'hip hop come linguaggio creativo e come linguaggio di comunità, e l'ha fatto perché, come tutte le associazioni piccole, medie come la nostra, il portato di ognuna delle persone che compongono l'associazione non è irrilevante. Il mio personalmente è esattamente questo. Io vengo da qua, vengo dall'hip hop, sono un ex rapper in pensione, come si direbbe in alcuni casi, ma sono un amante della cultura hip hop e della quale, diciamo, alla quale sono profondamente legato, e per me diventa un punto di vista attraverso il quale io guardo e agisco il mio lavoro. L'antimafia sociale di Da Sud ha esattamente quel punto di vista. Assume il punto di vista dell'antimafia sociale, diciamo, come punto di osservazione privilegiato che guarda i fenomeni sociali, i fenomeni educativi, i fenomeni economici, no? Le mafie pervadono da nord a sud e
in tutto il mondo in verità, l'economia è che ha una ricaduta nella socialità e quindi nei processi sociali e nelle marginalità, e quindi di conseguenza le due cose si sono sovrapposte. Si sono sovrapposte quando Da Sud ha dato vita a DAP, Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, che è un progetto di educazione e cultura che nasce in periferia a Roma, nasce dentro una scuola. Abbiamo scelto una scuola perché avevamo voglia di stare insieme ai ragazzi e di condividere con loro in maniera residenziale un percorso di educazione, di antimafia come principio di opportunità per tutti e tutte, no? Cercare di fare dell'uguaglianza un principio fondante di un cammino che parta dall'educazione, quindi dalla formazione dei più giovani, in modo tale da ribaltare il paradigma che li dà per sconfitti dall'inizio, no? Non ci prendiamo per il culo. Un ragazzo che nasce ai Parioli non è come un ragazzo che nasce a Tor Bella Monaca, diciamo, questa è una roba centrale, e non può essere questo, diciamo, non può che essere per noi questo il punto di vista dal quale partire. E l'Accademia nasce proprio da questo tipo di ragionamento. Dentro una scuola, perché è un corpo a corpo, cioè con i docenti, un corpo a corpo con i ragazzi, un corpo a corpo con il quartiere, che è l'Amaro, alle spalle di Cinecittà, dove è nato Eros Ramazzotti. Do you know Eros Ramazzotti? Cioè, Eros Ramazzotti è una... Ok, glielo spiego a lei. Però è alle spalle di Cinecittà, quindi è un quartiere molto vivo, molto importante, però è un insieme di caseggiati popolari, quindi con tante esigenze, tanta popolazione, e questa cosa lo rende un quartiere molto vivo ma anche molto pieno di esigenze. L'Accademia è un progetto unico in Italia, noi siamo dentro il piano offerta formativa di quella scuola e di tante altre scuole del territorio. La residenzialità sta nel fatto che i nostri educatori, i nostri artisti, i nostri collaboratori vivono e vedono e lavorano con docenti e ragazzi tutti i giorni, per un monte ore importantissimo. Siamo l'apertura della scuola al territorio. Noi abbiamo ristrutturato una biblioteca che era chiusa perché c'erano le barriere architettoniche, no? Un muro da abbattere, l'abbiamo fatto noi. Quella biblioteca ospita uno spazio per i bimbi, una radio che è Radio Da Sud, ospita la mediateca dedicata a Giuseppe Valariotti, che è una mediateca su mafia e antimafie, ed è uno snodo centrale. Al piano di sopra c'è un cinema e un teatro che abbiamo aperto con il Centro Sperimentale di Cinematografia, che è lì a pochi passi e che però era necessario coinvolgere nella costruzione di un nuovo immaginario. Cosa più del cinema dentro un festival di cinema hip hop come questo, insomma, è giusto parlare anche di quello. Per costruire un nuovo immaginario servono, come dire, giusti prodotti culturali. Dentro questo percorso l'hip hop ha preso forma attraverso i laboratori che molti di voi fanno in giro per l'Italia. Anche nella nostra accademia l'hip hop è diventato uno strumento di pedagogia, di aggregazione e di condivisione con i ragazzi. Però ad un certo punto nel nostro percorso, diciamo, questo succede spesso, a un certo punto non bastava più per noi ragionare solamente di noi stessi. Cioè, perché noi facciamo il nostro laboratorio di hip hop, stiamo bene così. Ci siamo posti invece il problema di come tutte le persone che in giro per l'Italia fanno questo mestiere, perché di questo si tratta, forse era arrivato il momento di condividere una riflessione comune. Una riflessione comune è nato in maniera molto semplice e lineare, è nato con le persone che io conoscevo, cioè a partire da Antonio Don Cocò, con il quale appunto ho incominciato a fare il rap in adolescenza, e si è allargata a tutte le persone che abbiamo coinvolto in prima battuta, dicendoci: ok ragazzi, facciamo tutti questo lavoro, forse è il caso che ci confrontiamo, forse è il caso che ci confrontiamo con quello che sono le complessità di lavorare dentro e fuori le carceri, no? Di lavorare con le fragilità, di lavorare comunque con degli adolescenti, quindi ti rapporti a un sistema che, come dire, di processi sociali ed educativi che hanno bisogno di equilibri, no? Poi nelle vostre testimonianze oggi saranno ricchissime sicuramente da questo punto di vista. Costruisci e decostruisci tutti i giorni sia il legame che, come dire, che il cammino, no? Cambi ogni tanto rotta, sistemi e risistemi. Quindi questa chiacchierata ha dato vita a un momento che è nato a settembre di riflessione comune. Questo momento l'abbiamo chiamato Keep It Real, e il motivo è facile ovviamente, facilmente intuitivo, e da lì è nata l'idea di costruire questa rete
che serve esattamente a mettere in discussione e a mettere in rete le persone che fanno questo tipo di percorsi, e avviare una riflessione che serva non tanto a noi, perché Keep It Real lo viviamo come un atto politico di fatto, cioè per noi è un atto politico e deve superare, diciamo, i promotori, cioè da Sud fa il suo lavoro, però Keep It Real è un bene comune, esatto, intendiamola così, è una rete che è di tutti e di tutte e che è al servizio di, prima di tutto, degli operatori, degli educatori, degli artisti, non entriamo in merito al fatto, l'educatore, l'arte educatore, ma quindi un bene a servizio delle comunità che lavorano con gli adolescenti e con i preadolescenti e anche con i più piccoli. Poco fa mi raccontava Stiliti del lavoro con le bambine delle elementari, è molto molto interessante. Tutto questo è avvenuto in un momento storico che non può non essere esaminato. Quello che succede nel paese, insomma, questa è la nostra situazione politica attuale, tende al cambio di rotta di una narrazione culturale. È una mission che l'attuale governo si è dato, no? Cioè controvertire l'egemonia culturale delle sinistre. Poi bisognerebbe ragionare di quale sia questa egemonia culturale delle sinistre, però diciamo in generale però è in atto un tentativo, no? Di decostruzione di un tipo di immaginario e di costruzione di un altro tipo di immaginario. Ci sarebbe da dirgli che forse questa cosa era in atto nel paese purtroppo per noi già da prima, no? L'Italia ha vissuto anni complessi da questo punto di vista. Esiste ovviamente un movimento largo, ampio, diffuso, che attraverso la cultura continua a costruire un tipo di immaginario, però diciamo tendenzialmente il paese andava da un'altra parte, ci pare, i risultati elettorali sono evidenti, ma questa cosa la dico perché io quotidianamente mi rapporto con il fatto che c'è un tentativo di decostruzione di un immaginario e una sostituzione di alcune cose. Cioè la storia non può essere raccontata che in un modo, no? Se il tentativo di cambiare la storia e soprattutto cambiare le parole della storia è una cosa sulla quale ci dobbiamo misurare. Il 25 aprile è il giorno della resistenza, no? della liberazione, si celebra la liberazione, non si può celebrare un'altra cosa in quel giorno. In quel giorno si celebra la libertà del paese avvenuta tramite i partigiani, punto. Tutto il resto è un tentativo complesso di decostruire la realtà e ricostruirne un'altra, ok? E questo ci riguarda molto da vicino perché l'hip hop è uno strumento importante di cambiamento, di racconto, di narrazione dei territori, di racconto, di autonarrazione, no? delle persone e delle comunità. Questa cosa ci interroga perché probabilmente, diciamo, se sono nati laboratori legati all'hip hop, evidentemente c'è tutta una generazione di artisti, diciamo, legati a un periodo storico che ha avvertito l'esigenza di fare un racconto, di mettersi a servizio di un nuovo tipo di racconto. Questa cosa ci responsabilizza e ci mette, come dire, uso un termine che non so se è prettamente appropriato, però ci mette da un punto di vista di osservatori privilegiati. Cioè il lavoro che spesso svolgiamo con i ragazzi ci mette, come dire, a contatto con quello che è di fatto il futuro del paese, no? Essere un educatore è una parola meravigliosa, essere, come dire, vicino anche come artista, vicino ai processi educativi è una responsabilità enorme, perché si costruisce il futuro del paese, costruisce l'immaginario del futuro del paese, l'immaginario dei ragazzi, un immaginario che, come sempre, l'hip hop essendo tante cose, no? È, come dire, ambiguo, cioè non è che noi ragazzini diciamo che non esiste il gangsta rap. Il gangsta rap è una cosa fondamentale, fondamentale nella storia dell'hip hop, è un tipo di racconto dell'hip hop. Esiste anche un altro tipo di hip hop, l'hip hop più conscious, più legato a un'attitudine diversa. L'hip hop è tante cose, è un mondo complesso e le cose complesse vanno raccontate per bene. Non si può sempre banalizzare e pensare che dentro la semplificazione riusciamo a venirne a capo. La semplificazione non fa altro che uccidere i processi mentali dei ragazzi e nella costruzione di un futuro. Il futuro è una cosa complicata e per costruirla ci vuole una forte analisi della complessità. Educare le persone alla complessità è la cosa migliore che noi altri possiamo fare.
Quindi noi siamo qua oggi per continuare questo tipo di ragionamento che è partito a settembre con tante e tanti di voi. Questa cosa è diventata una pubblicazione che trovate sul sito di Dasud, che si chiama appunto Keep It Real Comunità in Cerchio, che è una pubblicazione aperta, che continueremo ad aggiornare volta per volta. È una realtà che sta crescendo. Abbiamo dato vita alla sede di Milano, diciamo al gruppo di lavoro di Milano, Torino, un po' di tempo fa. È una cosa che a Roma dobbiamo ancora riprendere a strutturare, una cosa che al sud dobbiamo rimettere in piedi, anzi che stiamo già costruendo ma che si sta rafforzando. È una cosa di tutte e di tutti, di cui bisogna avere cura tutti insieme, e io spero appunto che presto ci sorpassi, ci superi come tipo di organizzazione. Questa piccola comunità nascente ha dato vita a, grazie, ha dato vita ad uno scambio di opinioni, di confronti sparsi qua e là. Ultimamente appunto l'abbiamo fatta a Milano, questo è già il secondo appuntamento, saremo a Siena, a Bologna, a Benevento, abbiamo deciso poco fa nelle prossime settimane, insomma andremo in giro per l'Italia e vogliamo che questa cosa si moltiplichi e sia di tutte e di tutte. La prossima cosa che abbiamo fatto è chiedere ai breaker di fare una riflessione, perché la prima riflessione era tutta dei rapper. Quindi diciamo questa cosa era, sì, che era, come dire, è venuta anche spontanea, non era pensata, so come dire. Quindi sono stati i rapper a confrontarsi in questa pubblicazione. La seconda parte della pubblicazione e quella di rapper verrà aggiornata ovviamente. La seconda parte della pubblicazione invece è molto legata ai breaker e al concetto di corpo, sicuramente. Ma parole, corpo, comunità, opportunità sono le coordinate che ci siamo dati per questa chiacchierata stamattina, e l'abbiamo fatto perché ci sembrano, come dire, le cose più banali, più scontate, diciamo, nel nostro modo di essere e di agire tutti insieme come comunità appunto di intenti. E quindi questa chiacchierata vuole essere intanto informale. Vorrei che si mantenesse, diciamo, l'informalità. Vorrei che mantenessimo, diciamo, e ora mi taccio, un tempo congruo, così parliamo tutti quanti e ci confrontiamo tutti. E vorrei che, diciamo, questo fosse solo uno dei tanti appuntamenti che ci diamo da qua a X tempo tutti quanti insieme, che la cosa possa moltiplicarsi. Qua, diciamo, su questo parterre, questo palco, un palco che sarà di tutti perché è un'esigenza tecnica questo palco, ragazzi, c'è lo streaming e quindi bisogna venire qua e fare finta di parlare al microfono, e quindi diciamo chi interviene viene qui, quindi ci cambieremo di posto, di posizione. Con me c'è Assunta Viteriti, che è la professoressa della facoltà di sociologia della Sapienza, che è stata una delle più curiose che abbiamo incrociato in questo percorso e che subito ha abbracciato l'idea di fare con noi un pezzo di ragionamento, un pezzo di percorso, mettendo a disposizione la sua competenza, il suo punto di vista, il suo modo di intendere anche l'insegnamento, perché poi è un grande tema questo dell'insegnamento, è un grande tema questo dell'università. Noi non possiamo pensare di fare una rete nazionale che discute dell'hip hop come strumento educativo e non mettere dentro le università. Le università sono uno di quei posti che più al mondo devono interrogarsi, e più al mondo forse devono riprendere, come dire, una posizione di costruzione, di sapere e condivisione di idee e di iniziative. Antonio Don Cocò, un rapper, psicologo, amico fraterno, ma anche, diciamo, quello che noi come Rete Keep It Real abbiamo scelto che sia un po', diciamo, il portavoce, quello che la va a raccontare in giro più di noi altri. Poi c'è Elisa, che conoscete tutti quanti, una breaker bravissima, un'insegnante soprattutto, una che ci mette, un'arte educatrice, lei ci tiene particolarmente, ed è una cosa che ci racconterà per bene, insomma, come molti di voi fanno. E Raquel Delgado, che è la direttrice di Hip Hop Works, no? Okay. Che conosceremo meglio, diciamo, dentro questa chiacchierata. Non faremo interventi strutturati, ora iniziamo così, diciamo, io e la professoressa saremo qua, diciamo, a governare la chiacchierata, e diciamo, l'unica cosa che vi chiedo è appunto di ragionarci magari la possibilità di fare più interventi, no? E di farne non, diciamo, di lunghissimi. Quindi grazie di essere venuti e buona giornata a noi. Wow. Freestyle, argomento libero.
Argomento libero, ma l'argomento è Keep It Real, quindi l'argomento è la comunità in cerchio. Io porto il mio contributo in quanto adolescente, ex, ma sempre adolescente, anch'io lo sono stato, anch'io ho usufruito di questo strumento dell'hip hop per non sentirmi solo, innanzitutto, per trovare comunità, che è la conseguenza del non sentirsi solo, riconoscere l'altro e quindi attraverso l'altro potermi riconoscere, potermi conoscere. E questa è una roba che l'hip hop a me ha dato come grandissima ricchezza e che ha anche deciso il mio percorso poi di formazione, di professionalizzazione, ma tutto sotto il cappello dell'hip hop per me. Quindi volevo scrivere il rap e leggendo i libri di psicologia avevo spunti per scrivere il rap. E quindi alla fine, a furia di cercare di scrivere le rime, mi sono arrivato a laurearmi. Ma in realtà volevo scrivere il rap. Però poi è bello perché le cose si sono nutrite a vicenda, no? Quindi scrivendo mi interessavo agli argomenti della coscienza, della ricerca dentro di sé e della possibilità di andare verso l'altro. E studiando la psicologia automaticamente avevo spunti per motivare questa ricerca, questa scrittura. Keep It Real per me è un po' questo, la possibilità di avere uno spazio condiviso dove poter esprimere se stessi e poter condividere con la comunità quello che è quelli che sono gli strumenti, le risorse che ognuno ha da mettere a disposizione della comunità. È un po' un'idea ideale di comunità, secondo me, dove ognuno fa il suo. L'hip hop ci ha insegnato questo, ognuno porta la sua diversità e le diversità fanno la ricchezza, fanno la comunità. Comunità vuol dire appunto mettere in comune, quindi mettere in comune vuol dire che ognuno ha qualcosa di diverso, altrimenti sarebbe solo riconoscere la condivisione, ma mettere in comune è che metto a disposizione degli altri qualcosa di originale, di mio, di autentico, quindi keep it real. Nella mia esperienza questa cosa l'ho portata anche nel lavoro, ho studiato arte terapia e ho riconosciuto nei linguaggi dell'arte terapia come alcune cose l'hip hop ce l'aveva già in nuce, erano proprio i razionali, le strutture fondamentali dei processi artistici. L'arte terapia li leggeva per ufficializzarli, noi li facevamo inconsapevolmente e ne godevamo degli effetti. Per cui a livello comunicativo, istituzionale, è importante anche dare una veste perché tutti possano capire perché funziona, perché il cerchio funziona, no? Prima parlavamo del Saifa, perché scrivere di se stessi funziona, e per fortuna abbiamo una lunghissima letteratura anche in ambito scientifico che conferma scientificamente, se ce ne fosse bisogno, perché questa roba è potentissima. E noi con Keep It Real, confrontandoci in tutta Italia con tutti noi che facciamo la stessa cosa senza esserci organizzati prima, abbiamo capito di aver avuto tutti la stessa scuola di formazione, lo stesso percorso formativo, lo stesso titolo, che non è di educatore, non è di psicologo, non è di assistente sociale o altro, ma è di b-boy, b-girl e l'attitudine hip hop, che è veramente la formazione che abbiamo condiviso e porta dei frutti potentissimi perché prende il disagio e lo rende integrabile, ci dà la possibilità di dare forma condivisibile, quindi funzionale, diciamo, a livello sociale, a qualcosa che percepiamo magari come disagio. E quindi penso che questo sia davvero rivoluzionario e oggi più che mai è utilissimo. Grazie Anto. Sì, se vuoi. Buongiorno. Cioè, tutti spunti, diciamo, importanti e anche utili, diciamo, nel direzionarci e continuare, diciamo, a chiacchierare. A Elisa diciamo,
a partire dal suo Portato, che è un quotidiano che conosco molto bene, molto, molto faticoso, e che però le regala un punto di vista interessante sui ragazzi e sui processi educativi. Vorrei che raccontasse un pezzo del suo lavoro e regalarci un pezzo del suo punto di vista, che non è per nulla scontato. Grazie, io sono Elisa Saico, il mio nome d'arte, e ci tengo a dire che sono un'arte educatrice per un motivo specifico, perché ho iniziato il mio percorso, come tutti noi credo, partendo dal mio essere big girl e aver bisogno di lavorare per guadagnare, perché comunque in Italia facendo la big girl non riuscivo a guadagnare. Quindi ho iniziato e oltretutto avevo una predisposizione naturale all'aiuto verso l'altro. Non come una croce rossina, però, sempre nell'istinto e nella cultura hip hop. Quindi non era una questione assistenzialista, era proprio voglia di stare per gli altri. E quindi proprio in base a questo io ho iniziato così, senza esperienza, utilizzando solo il linguaggio del mio corpo. Grazie a veramente, ora io non dirò quanti anni ho mai, però sono però sono veramente quasi 20 anni di esperienza sul campo. È una realtà che sta crescendo, abbiamo dato vita alla... Sono andata nel barrio De Maio di Milano, a Lisbona con la scuola, non la scuola mia, con delle scuole superiori e elementari. Mettere in piedi, sono stata in varie situazioni di disagio nei vari quartieri di Roma, ma non solo, anche fuori. Sono stata a Napoli, sono stata in tantissimi posti e sono cresciuta lavorando nelle scuole, lavorando a contatto con i ragazzi, ma vi dico la verità, più di tutti lavorando nei centri estivi, quello che accade d'estate non accade, quello che succede d'estate non succede negli altri periodi dell'anno. Ora va bene, questo era per scherzare un attimo, ma la cosa importante è che appunto mentre lavoravo scoprivo e capivo esattamente l'importanza di questa nostra cultura come educazione informale. Capivo sempre di più che era un aggancio diretto molto più semplice rispetto a un educatore normale, no? L'educatore per comprendere e farsi comprendere attiva il dialogo attivo, no? L'ascolto attivo, il dialogo attivo, però deve fare uno scalino in più, un piccolo scalino in più, che è quello dell'aggancio. Invece io non ne avevo bisogno, perché grazie a quello che facevo li agganciavo direttamente. E non stiamo parlando solo di ragazzi super disagiati, quelli che vanno in prigione, no, stiamo parlando di tutti i ragazzi del mondo, ragazzi, ragazze, ragazze, perché non ci dimentichiamo che c'è anche la questione del gender, e utilizzando il corpo, tutti questi misgenderizzazioni, si annulla completamente. Quindi, però, tornando al discorso, perché non voglio essere lunga, anche perché a lui ho detto 5 minuti per uno, io invece già so 6, e quello che voglio dire è che nel tempo ho compreso che però questa esperienza senza una educazione formale, nel senso senza che io mi studiassi, diciamolo proprio, senza studiare, non poteva avere un match esatto, perché mi mancavano degli elementi base che posso continuare a farlo senza, però così ho dei superpoteri, perché prendo la peculiarità di tutte e due, le arti e le fondo. Le arti e discipline, nel senso l'educazione è una pedagogia, quindi non è proprio una disciplina, però professoressa, lei mi metta 2, mi metta 18, anzi meno 15. Quindi questo, e volevo appunto portare questa mia testimonianza, perché io la vivo, continuo a viverla ogni giorno, continuo a viverla e penso che sia veramente un superpotere far parte della cultura hip hop e utilizzare il proprio corpo. Io ho partecipato alle conferenze dei rapper e è importantissimo. È importantissimo la voce, la parola, perché è più facile, arriva prima, ma anche il corpo è molto forte, perché
annulla le barriere, che siano linguistiche, che siano di gender, che siano psicologiche, ma anche che siano fisiche, perché ballano anche le persone che non sono abili. Ce ne sono molti. Allora, io ho tanti ragazzi, ho ragazzi e ragazze, in particolare ho dei ragazzi maschi sulla sedia a rotelle con cui facciamo lo stesso delle coreografie. E voi dite, ah, ma allora tutti gli diranno poverino. No, perché è proprio questa la peculiarità della cultura hip hop, del breaking in particolare, della street dance, di noi ballerini. Non c'è differenza. Tu dici sì, ma si vede la sedia a rotelle. Non la vedi, perché sono tutto un gruppo, perché l'arte educazione breaking crea una cittadinanza attiva, una comunità, crea un gruppo unito che non fa vedere le differenze. Io ho un ragazzo affetto da autismo, e questo ragazzo chiaramente è molti anni che lavora con me e la sua il suo status è diventato la sua peculiarità e la sua forza all'interno del gruppo. È lui che si ricorda tutte le coreografie, è a lui che vanno a chiedere quando si sono dimenticati qualcosa, è lui che è diciamo il traino del gruppo quando vanno tutti un po' in depressione, e quindi non c'è più questa differenza, anche essendoci, perché non è che noi neghiamo che lui sia autistico, ma non ci interessa, non è quello che ci interessa ai fini della coreografia, ai fini dell'essere un gruppo, una comunità, una crew, non ci interessa proprio. Poi io vi invito a venire a Matemu, dove lavoro, per vedere tutte queste anime fantastiche che ballano. E ripeto, il mettersi in discussione con il proprio corpo ci mette immediatamente di fronte ai nostri limiti, ma ci fa capire anche come superarli grazie agli altri, alla forza che troviamo in noi stessi e alla comunità, alla cultura hip hop. Non sapevo come finire. Per andare avanti abbiamo bisogno di una traduzione. E che adesso arriva, ha detto. E ovviamente diciamo... Bene, quanto è brava questa ragazza. Stretto contatto con i ragazzi in situazioni complesse ci regala un punto di vista privilegiato per osservare la vita e per immaginarci insieme il futuro. È un interscambio continuo, no? Di fatto è un interscambio continuo che va ad arricchire tutte le parti in causa, e questa cosa ci rende, come dire, ci arricchisce, e questa cosa succede in ogni dove. Infatti a Raquel aspettiamo che sempre diventa più facile così, vorrei chiedere della sua esperienza, ok? Se ci sei. Vado io a passare. Jacopo, vuoi passare? Un volontario per passare le slide. Lui è perfetto. Grazie. Il bello della diretta. Quindi Sì. And he will be okay. Lo farò in inglese. Sì. Okay. Hello, my name is Raquel Delgado. I'm co-founder of Hip Hop Works. It is a global organization. We are in 68 countries, and we have members that have been using hip hop as a tool for change for a long time. Many of them are pioneers in their countries, and it is very interesting because some of them use breaking as an educative tool. Some others use
all the elements and values of hip hop culture. So what I'm going to do is just to explain a little bit the work that all of them are doing, because it is the best way to understand how really powerful hip hop is. Because it is not just that we have people working on education, but also some people are working on mental health. For example, some people are using hip hop in camps of refugees. So, what is important of this exchange and creating this global network is that we can learn from each other, and in these cases, we can use or ask for advice when we have a situation, a specific situation that is not familiar for us, because each country is have their own problems. So here you have a little. Oh, I'm sorry. Sorry. Il mio nome è Raquel e faccio parte di questa organizzazione che è presente in 68 paesi. Ci occupiamo di arte educazione in senso molto ampio. Ci sono tantissimi professionisti ed esperti di diverse discipline dell'hip hop che usano appunto l'hip hop in differenti contesti. Per esempio anche nel campo non solo nelle scuole e nell'educazione, ma anche nel campo dell'educazione, scusate, della salute mentale, anche in campi con rifugiati, e quello che è bello è proprio questo, lo scambio e il poter imparare l'uno dall'altra e anche affrontare situazioni difficili. È proprio anche questo che l'hip hop ci insegna ogni giorno. E adesso vi mostrerò appunto un po' il lavoro che fanno vari dei miei colleghi per avere un'idea di tutto lo spettro che copriamo. So here you have a little description of what hip hop works is and the kind of work that we are doing. So as you see, it's a global nonprofit organization. We are registered in New York and in Barcelona. New York and Barcelona are like the headquarters, because we are the co-founders of this organization and we are the leaders. So we are the ones working with all the members from all over the world. And it's so funny. It's very interesting. A lot of work, of course, but it's amazing. So here you see base of community chapters, all designed to provide services to the children, teenagers, young adults. These services include classes, workshops, training in hip hop arts, music production. Also to teach them about business and entrepreneurship for youth, for example. Social work, social development of communities. So what we have created, I'm not going to read everything, don't worry. So what we have created is an amazing global family, important, very important network with people using hip hop in different ways. So now I will show you some of them. Qui ho elencato un pochino tutto quello che facciamo, appunto. Oh, torna indietro, please. E come dicevo è un'organizzazione no profit, è come una grande famiglia globale, è un network molto importante, una rete forte, importante, che si occupa di tutti questi aspetti dell'hip hop, come dicevo, in diversi modi, con diverse discipline, con insegnanti presenti in diversi paesi. Ed è così che appunto si è formata dal basso, appunto da un gruppo di persone, e facciamo classi, workshop, lezioni, ci occupiamo anche di business e entrepreneurship per i giovani, quindi sproniamo l'imprenditoria giovanile attraverso l'hip hop, e anche facciamo tanto lavoro sociale per lo sviluppo delle comunità marginalizzate. E adesso appunto vedremo un po' più nello specifico i vari insegnanti e settori. Thank you. Yes, thank you. Okay, so the first one, I'm going to show you about how hip hop works in Spain. One of the headquarters
As I said, the other is in New York. Our executive director is Dr. Rich. He's a pioneer, and he has been working with youth for 40 years. So it's amazing to have someone with his kind of experience and background. Okay, now this is Spain. In Spain, we have the headquarter in Barcelona. So I am in Barcelona. We have Jimmy Jimenez. He's also the co-founder, and we have pioneers from Spain like Capi, for example. He is a co-founder of Montana Colors, and he's a very recognized artist, not just in Spain but all over the world because of the graffiti, breaking, teaching. So he's pioneer in all the elements. He's amazing. We have also Ariana Puello. So she's one of the most recognized female MCs rapping in Spanish here in Spain, Latin America. And we have members that are working on the different elements and different things. So, for example, we have Jimmy works with radio, so radio show. He's the director of Black Orb Day. It is one of the oldest hip hop radio shows there in Barcelona. We have people working on breaking. We have others working on production. So our headquarters is in Barcelona, but then we have also members that are in different locations. So, for example, here I'm showing you Kuti. Kuti is right there. He's filmmaker. He presented a documentary about the amazing work he's doing there in Almeria. Because in Barcelona we work with teenagers in schools and youth centers. So what we are doing is just to teach them about the essence of hip hop with the different elements. So we do rap, graffiti, and breaking, and we teach them about the values and we use it as a tool to empower them. Okay, because they are in a, I don't know how to say it in English, but it's like they live in a en peligro de exclusión social. In danger of marginalization. Yes, that's it. That's it. So it's amazing because they have some problems when they get home, with the families and so on. But when they are there, just learning to rap, to express themselves, to explain what's going on there, not just at home, not just at the street, but also inside of them. And we try to use hip hop as a tool for peace. So the messages, they are like bringing messages of peace. And then in Almeria, Kuti is doing an amazing work working with immigrants. So he's using rap to teach them Spanish, for example, and also to explain their stories. Many of them came to Spain in a non-legal situation. So it is beautiful to see them how they learn Spanish and how they explain their story and how they move and how they feel about being immigrant there in Spain. So about racism. They have a song, beautiful song, saying, okay, I'm immigrant, but I'm not a robber, so I'm not a criminal, And that's important because we can see how powerful that message is. Is okay, I'm here, I'm not from that country, but I'm not a bad person. So I came to get an opportunity. And we have people in Madrid, we have people in Sevilla, in Galicia, as I said. So what we have created is just like in a global way, in a national way, we have created also that network with people from the different locations that are doing different works. So that's the best way to put them all together, our experience and knowledge to keep building mythologies, to keep building projects. So Be the
Ok. Allora, qui vedete Dr. Rich, che è il direttore esecutivo dell'organizzazione, che ha ben 40 anni di carriera nell'hip hop. E a Barcellona abbiamo, diciamo, il quartier generale, quindi la sede centrale, dove anche io vivo, dove vive anche Gabi, che è che è uno dei co-founder e è anche creatore dei Montana Colors. C'è anche Arianna Poello, che è una famosissima MC, conosciuta in tutta la Spagna, una delle poche MC donne. C'è Jimmy, che cura uno show di radio che si chiama Black Update. Ci sono persone che si occupano di breaking, di produzione, di vari ambiti, come dicevo prima. Abbiamo membri in varie città, come ad esempio anche Cuti, che lavora ad Almeria, che è qui con noi, che ha presentato anche lui un film al festival che potete vedere, che ha fatto un documentario su questo lavoro. E a Barcellona appunto lavoriamo con giovani, specialmente con giovani centri di aggregazione giovanile, soprattutto con giovani in pericolo di marginalizzazione sociale, a cui appunto insegniamo i valori dell'hip hop e insegniamo l'hip hop come strumento di pace, proprio per cercare di stimolare l'empowerment e evitare che finiscano in giri pericolosi. Sempre ad Almeria, Cuti organizza anche degli incontri con le persone immigrate, che attraverso anche l'insegnamento della lingua spagnola possono però anche raccontare la loro storia, il loro percorso, e hanno anche realizzato una bellissima canzone in cui raccontano: sono un immigrato, ma non per questo sono un criminale, sono una brutta persona, semplicemente vengo da un altro paese, ma vengo qui in pace, vengo per avere un'opportunità in un nuovo paese, e quindi raccontano la loro storia. È una canzone molto emozionante. E come dicevo, siamo sparsi un po' in tutto il mondo, in varie città della Spagna, tra cui anche Madrid, Sevilla, Galizia e altri territori. Grazie. Okay. So, as I say, I'm going to show you just some of our chapters, some of our members. Here we have Sergey. Sergey, he's from Russia. He's doing great work. They're working with young kids and teenagers. They educate about the different elements, but they also include about technology. So they produce also some events. His philosophy is to bring hip hop to the small villages where it is not easy to produce events, festivals, and so on. So what they do is just to go to those small villages to create workshops and events, just to spread the values of hip hop in those places that is not easy to find this kind of education. And we have also Cielo Moreno. She is in Argentina. She's a big girl, and she has a collective of big girls. So they almost use breaking as a tool for change. They are working in a very conflictive place there in Argentina. In Rosario, I think. So the situation in that village is like extreme violence. It's they are having real problems. So what they do is just to use breaking to try to erase that that violence, and they also use breaking as a tool to empower women. So they create workshops and events with women that has been damaged, and they participate also internationally in different events. So yeah. Okay. Allora, qui vedete Sergey, no, non qui, prima.
Grazie. Qui vedete Sergei che è in Russia, lavora con bambini e adolescenti. In particolare lui non solo insegna tutte le discipline, ma va anche, si spostano nei piccoli centri abitati, nei piccoli villaggi del paese, perché appunto ci sono pochissime possibilità di raggiungere diciamo più facilities dal punto di vista anche tecnico, e quindi si spostano loro per andare a portare workshop e eventi in questi villaggi dove altrimenti ci sono molte poche possibilità anche solo di intrattenimento e di educazione. E invece a destra vedete Cielo Moreno dall'Argentina. L'anno scorso avevamo il documentario della sua crew, molto interessante, e Cielo Moreno con il suo gruppo, lei è una big girl, ha un gruppo appunto solo donne di big girls, e lavorano in una località che si chiama Rosario, che è una località con estrema violenza, e lavorano soprattutto anche con le donne vittime di violenza, e fanno dei corsi di break dance per cercare appunto di stimolare l'empowerment e salvarle dalla violenza, o comunque dare un'opportunità di cambiare vita e di emanciparsi. I will go faster. Okay. So here we have New York. He is a Dr. Rich. Here we have Dr. Rich. He has been working in New York, as I said, for 4 years. So he produced events with Latfit. Amazing work, and also with a project about stop shooting the gun violence there in New York. And here we have Ghana. Ghana also works with breaking. So we see that breaking is very popular. We can see breaking everywhere. And yes, and Lyrics has created his own school, and that's beautiful. That's beautiful. Qui abbiamo Dr. Rich a New York che lavora principalmente col breaking contro la violenza delle armi. E poi abbiamo Ghana, abbiamo il Ghana dove lavorano anche qui molto col breaking. Vediamo che il breaking ritorna molto, è molto popolare come disciplina, e in particolare in Ghana hanno aperto proprio una scuola di hip hop, e questo è molto bello. Again, here we have, so I'm going just to show you the countries. Here we have Uganda, Mexico. Can you, yeah. Chile, Panama, Uganda. Also here Babaluku works with indigenous identity using hip hop. Here we have IT. Yes, here we have Carmelo Alvarez. He is the founder of the famous Radiotron there in East LA. He supports a lot of the young people that today are pioneers. We have also Brazil. Miwa is doing an amazing work there in Las Favelas. We have Kenya, Cuba, and that's it. And we have created that Global Empowerment and Cultural Summit. So it is a virtual panels that we do each month. And now we are working to produce this global summit there in Rio de Janeiro in November. So what we are going to do is just to create those panels, those workshops, a meeting of writers, graffiti writers. The same we do here, we are going to do it physically. And with that, we create panels with different topics with people from all over the world. So mental health, empowerment, sports, all that things. And so here you can find some of our panels, what we have been doing, social work, architects of the culture, mental health. Today we are having this one about hip-hop healers. We do the streaming on Facebook, but as I said, we are working with to produce it physically in Rio de Janeiro. And
that's important. That global connection is important, just like we are doing today. So we are here, people from different countries working on different topics, but all of us using hip hop as an amazing tool to educate, to empower, to do social work. So I think that it's amazing to be here, and thank you all. Abbiamo visto quindi Uganda che lavora con la comunità indigena, Carmelo che lavora, uno dei pionieri dei graffiti che lavora con i giovani, in Brasile lavorano molto nelle favelas, Kenya, Cuba, e poi avete visto degli incontri che teniamo virtualmente ogni mese su varie tematiche che avete visto scorrere. Anche oggi ce n'è una su Hip Hop Healers, quindi la cura e anche diciamo la salute mentale, e a novembre a Rio de Janeiro cercheremo di organizzare una conferenza in presenza internazionale, quindi è un po' anche quello che stiamo facendo qui, uno scambio internazionale di professionisti che lavorano con l'hip hop, che usano l'hip hop, che sono uniti dall'hip hop per portare cambiamento, per portare valore, e succederà quindi a Rio de Janeiro a novembre. Per questo è molto importante per me essere qui oggi e sono molto contenta di essere qui oggi e conoscere tutti voi, e grazie. Grazie a Kwanza della traduzione. L'istituzione di un mondo complesso, a testimonianza che non siamo pazzi, che quindi già potrebbe essere vincolante solo per questo, e soprattutto che, come dire, dalle altre parti del mondo ci si muove anche in maniera un po' più veloce, ecco. E nella complessità dei mondi che ci vengono raccontati, noi diciamo oggi proviamo a raccontare le esperienze un po' più difficili, più articolate. Inviterei Kento a sedersi vicino a me per fare un piccolo passaggio, manco tanto piccolo e manco tanto passaggio, sul tipo di lavoro che sta svolgendo in questi anni nelle carceri minorili, che sono un luogo folle, diciamo, come concezione, diciamo, di per sé, perché insomma, di fatto non dovrebbero esistere, diciamo, come concezione, ma anche questo immagino ci racconterai, quello che si sta muovendo attorno a questo tipo di lavoro e quello che è l'esperienza umana, artistica, e quella che è la prospettiva che collettivamente ci si può dare da questo punto di vista. Sì, come Pasquale diceva ottimamente in introduzione, sono tanti anni che lavoro all'interno delle carceri minorili e ovviamente insomma, la cosa che faccio principalmente lì è tenere dei laboratori di scrittura rap. Appunto Pasquale in introduzione ha inserito tanti temi importanti, anzi fondamentali, tra cui ovviamente il tema dell'abolizionismo carcerario per quanto riguarda il minorile in primo luogo, movimento del quale io ovviamente faccio parte, movimento che supporto, ma anche la questione dell'abolizionismo del carcere minorile non è un tema semplice, perché non basta dire apriamo le porte e buttiamoli fuori, perché purtroppo neanche facendo in quel modo insomma faresti un bel servizio ai ragazzi. Quindi insomma sto lavorando con tante persone della cultura, dell'accademia, sto lavorando con Ilaria Cucchi in un percorso insomma che porti in questa direzione, e chiaramente insomma avere il supporto e l'appoggio della comunità hip hop da questo punto di vista sarebbe preziosissimo, sarebbe qualcosa di straordinariamente importante. Quindi mi auguro che magari i prossimi passaggi che riusciamo a fare vadano in direzione insomma di questa sinergia. Insomma, so che ci sono delle persone qui dentro che sarebbero dalla nostra parte, sicuramente insomma nei mesi e negli anni che ci aspettano in questa lotta, ci affideremo al vostro supporto e ve lo chiederemo. Per alleggerire un po' l'atmosfera vi voglio raccontare però adesso uno dei tanti fatti che sono successi insomma durante questi laboratori di scrittura, ed è una questione che ci ha fatto molto sorridere, ma ci ha fatto anche molto riflettere sul potere del rap e della scrittura all'interno del carcere minorile. Il racconto si ambienta al carcere minorile di Catanzaro in Calabria. Io sono calabrese, sono di Reggio. Catanzaro è l'unica carcere minorile della Calabria, quindi potete immaginare che è un luogo insomma molto 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 vicino al mio cuore. Circa un anno e mezzo fa vengo chiamato per fare il primo laboratorio di scrittura
all'interno del carcere minorile dall'associazione CCO, Crisi come Opportunità, che è una delle realtà più fighe e più interessanti con cui lavoro da anni. E insomma, cominciamo questo laboratorio con il migliore degli auspici, no? Io, come vi dicevo, ero molto motivato all'idea di lavorare con i ragazzi di Catanzaro, in più vengo a sapere che qualcuno di loro era mio fan, si ascoltava la mia musica, insomma arriviamo con una bella atmosfera. Arrivo lì, il primo giorno mi siedo in questa sorta di aula attività con i ragazzi e gli dico: allora ragazzi, insomma, volete fare rap? Sì, dai, mettiamoli, erano tutti vestiti rap, con i cappelli perfetti. E gli faccio io: di che cosa volete parlare nella canzone? E loro mi rispondono: nella canzone vogliamo insultare le mamme dei giudici. Ok, gli faccio io: ragazzi, parliamo, discutiamone di questa cosa, insomma, perché, come dire, lo spirito è quello giusto, l'entusiasmo è quello giusto, però sull'argomento, insomma, dobbiamo un attimo negoziarlo, ecco, perché con l'insulto, tra parentesi, voi potete immaginare che in carcere andare a dire figlio di non è una grande scelta in nessun caso, no, non è una parola che passa alla leggera. Quindi gli dico: ragazzi, l'entusiasmo è perfetto, però negoziamo il termine, perché con l'insulto, con l'ingiuria non andiamo da nessuna parte. Gli faccio: voi perché volete insultare le peraltro incolpevoli mamme dei giudici? E loro mi dicono: ma noi vogliamo insultare le mamme dei giudici perché questi giudici si prendono il diritto di decidere nella nostra vita, di rinchiuderci per anni e anni senza in realtà sapere tanto della nostra vita. Fermi, gli faccio io, scriviamo. E cominciamo a scrivere la prima strofa della canzone, che inizia proprio così: parli dei detenuti ma non sai chi sono loro, dici non gli interessa né lo studio né il lavoro, vogliono i soldi facili per arricchirsi subito, ma questa realtà tu la conosci, ne dubito. E quindi cominciamo a scrivere la prima strofa e io sono molto contento della prima strofa. La buttiamo giù e gli faccio: ok ragazzi, ma se questo è il pregiudizio che voi in quanto minorenni e detenuti vi sentite di subire, insomma, allora qual è la realtà, qual è la verità? E loro mi rispondono: beh, noi non siamo angioletti, ma non siamo nemmeno dei diavoli, siamo dei ragazzi di strada, abbiamo vissuto la strada, abbiamo fatto i nostri errori, ma siamo pronti a prenderci la responsabilità dei nostri errori. Perfetto, scriviamo. E scriviamo così anche la seconda strofa, no? Finiamo la canzone, loro ci mettono anche dei pezzi di una poesia che aveva scritto uno di loro, e io sono molto contento del risultato. Riusciamo a registrarla, la canzone, cosa non semplice, perché non puoi portare ovviamente i ragazzi detenuti in studio di registrazione, devi prendere lo studio di registrazione e portarlo ai ragazzi detenuti, quindi la registriamo. Addirittura riusciamo, grazie a CCO, a girare il videoclip, cosa ancora più difficile perché sono minorenni e detenuti, quindi non li puoi riprendere in faccia, non puoi riprendere le sbarre, non puoi riprendere le serrature, non puoi riprendere le cere, quindi insomma un percorso ad ostacoli. Riusciamo a fare quindi la canzone e il video bellissimi. L'aneddoto è finito? No, l'aneddoto non è ancora iniziato, l'aneddoto inizia adesso. Arriva infatti il momento al carcere minorile di Catanzaro del saggio di Natale. Ok, arriva il saggio di Natale, quindi i ragazzi dovevano fare la canzone dal vivo. Ora, il carcere minorile di Catanzaro, che immagino nessuno di voi conosca, forse mi sbaglio, ma a spanne direi di no, ha un teatro che è più piccolo di questa sala, circa la metà di questa sala come capienza di pubblico, però è molto ben attrezzato, c'è un bel palco, c'è un bell'impianto. Per ragioni tecniche non era stato possibile far portare i genitori dei ragazzi. Quindi, secondo voi, da chi era composto il pubblico del saggio di Natale? Perfetto. Giudici, magistrati, non so se c'erano le mamme dei giudici, ma i giudici sicuramente c'erano. Ok, faccio io, vabbè, affrontiamo questa meravigliosa avventura. Visto che, come vi dicevo, io sono molto contento del risultato della canzone, all'ingresso ho fatto distribuire dei fogli col testo della canzone stampato. Quindi tu, senza dire niente, senza sapere che cos'era, arrivavi alla porta, prendevi questo foglio e ti andavi a sedere, senza sapere niente. Ok. Salgono i ragazzi sul palco, nervosi a morte, potete immaginare. Era la prima volta che facevano rap, qualcuno di quei ragazzi non sa leggere e scrivere, quindi anche impararsi a memoria la canzone non è una cosa da poco. Insomma, è stata un'esperienza. Quindi salgono sul palco tutti nervosi che saltellavano a destra e a sinistra, fanno questa canzone e spaccano, canzone fatta benissimo, con grande intensità. Applausi a scena aperta. Nel frattempo si mette a nevicare a Catanzaro, scena natalizia, proprio Christmas Carol nella migliore delle sue declinazioni. Ok, grande applauso e scatta dal pubblico la richiesta di bis. Al che salgo io sul palco e dico: signori e signore del pubblico, i ragazzi il bis ve lo fanno volentieri, ma a un patto.
Avete visto il testo che vi abbiamo distribuito all'ingresso? Ecco, quel testo era il testo proprio della canzone. Quindi se volete che i ragazzi vi facciano il bis, questa canzone ve la dovete cantare con noi. E i giudici, i magistrati e i procuratori prendono sto foglietto, parte la base e si cominciano a cantare da soli, parli dei detenuti ma non sai chi sono loro, eccetera, eccetera. E così la cosa va. Alla fine del concerto i ragazzi erano al settimo cielo. Al che io ho avuto l'occasione di metaforicamente prenderli per l'orecchio e dirgli: disgraziati, avete visto? Avete visto che eravamo partiti da gli vogliamo insultare le mamme ai giudici? E avete visto dove siamo arrivati? Avete visto che la vostra critica non solo non l'avete alleggerita, l'avete appesantita, però una critica pesante ma motivata, con gli argomenti, con le motivazioni. Non solo non siete passati da ignoranti, non siete passati da stupidi, non siete passati da volgari, ma almeno per un istante il destinatario della vostra critica sociale l'ha presa e l'ha fatta propria. E quella è stata una grande lezione anche per me sul potere della musica, perché il sorriso ovviamente lo stiamo facendo tutti e ci sta, ma accidenti, questi ragazzi, tranne che in rari momenti, tipo quello in cui gli diamo un microfono in mano, gli diamo un'altra forma di espressione, sono sempre i destinatari della comunicazione, non sono mai il mittente della comunicazione, non sono mai coloro che dicono, sono sempre quelli ai quali viene detto. I ragazzi detenuti per 16 ore al giorno, o forse più, si sentono dare ordini, consigli, indicazioni, dovete fare, dovete dire, dovete pensare. Sono sempre coloro ai quali viene detto e mai quelli che dicono. Farli passare per una volta dalla parte della capsula del microfono, farli passare dalla parte di coloro che dicono con rap, col b-boy, con qualsiasi forma di espressione. Secondo me è la parte più difficile ma anche la più importante del nostro lavoro. A me capita molto spesso che psicologi, educatori, insegnanti, genitori mi dicono: senti, ma tu che sei tanto bravo a parlare con questi ragazzi, aiutaci, che gli dobbiamo dire, che gli diciamo? E la cosa che dico sempre è la cosa che mi permetto di condividere con voi: a questi ragazzi parliamogli di meno e ascoltiamoli di più. Grazie. Ok, grazie Ciccio, grazie Kento per questa restituzione meravigliosa. Il carcere di Catanzaro sotto la neve e tutto il resto è una cosa che ci porteremo dentro per un po', perché... Scusami, mi sono dimenticato di dirvi Mette che polizia su YouTube, se lo volete vedere. Il video si chiama Perdere e Prendere. Se cercate Perdere e Prendere Kento lo trovate su... Meraviglioso, andiamolo a cercare perché lo condividiamo sicuramente ed è un'esperienza... Sarà un'esperienza anche quella, solamente la... Comunque sul tema delle carceri minorili io ovviamente diciamo sono entrato a gamba tesa cioè, su un argomento che, come sai, insomma, a cui tengo particolarmente. Però è una dinamica importante, cioè passare da dare il microfono, offrire una possibilità di raccontarsi, di dare il loro punto di vista ai ragazzi è necessario, perché fa parte ed è centrale nel percorso, no? Di quello che dovrebbe essere un recupero, che poi anche su questo tema dovremmo ragionare, ci sarebbe, no? Entriamo dentro un argomento infinito, ci vorrebbe una giornata a parte di lavoro solo su i processi rieducativi nelle carceri, insomma, quindi eviterei di addentrarmi particolarmente, però ringrazio Francesco di questo preziosissimo racconto che restituisce esattamente le dinamiche di cui avremmo bisogno di parlare e approfondire a una ad una, però insomma dire, Keep It Real nasce anche per questo, e provare a mettere insieme, c'è già tra l'altro un fantastico lavoro di rete, di artisti e educatori che lavorano in carcere attraverso il rap, che appunto è Rap Dentro, che già incomincia a ragionare, già ragiona di questo. Ne abbiamo parlato anche a Milano le scorse settimane, ed è necessario, perché quella è una condizione molto diversa dalle altre situazioni, che la privazione della libertà è come dire, è alienante, ed è il microfono, una penna, un foglio, no? Sono le uniche
armi, è l'unico oggetto, ma anche le uniche armi che hai di racconto, che ha a che fare con tante altre cose, quindi grazie del lavoro e della restituzione. Ci hanno raggiunto sul palco Salimè Jacopo e Marta, ed è un racconto che continua. Io poi, insomma, facciamo in maniera molto, a parte i ragazzi che inviteremo a chiacchierare tra poco con noi, a restituirci un lavoro che arriva dall'Olanda, no? Abbiamo fatto un giro del mondo prima con Rachele, ci ha portato in giro veramente a spasso per il mondo, così da una slide all'altra, quindi torneremo anche a ragionare dell'Olanda. Ora diamo una restituzione sul palco con me, oltre ci sono 3 breaker, diciamo, 3 persone che lavorano con la breaker, sono 3 persone che lavorano con il corpo, che è tutto un altro tipo, è centrale però il corpo nell'hip hop tanto quanto nei processi di cambiamento, no? Nell'attuazione di un cambiamento nella storia del mondo, penso, non si è mai potuto fare senza la presenza dei corpi. I corpi sono, come dire, una di quelle invocazioni che facciamo da tempo per un sacco di cose, no? Alla fine la lotta per qualsiasi tipo di diritto in generale, diciamo, ha bisogno di corpi. Poi, diciamo, in questo paese, appunto, quando ho iniziato ho detto c'è un momento di riflessione particolare, perché possiamo essere d'accordo o meno con le pratiche, ma quando le pratiche implicano dei corpi, il tema è la riflessione. Quindi quello che sta succedendo nel nostro paese è che ci sono delle attività, no, di protesta sull'ambiente, sul cambiamento ambientale, e l'argomento di cui si parla è il come e non il perché. Quindi, siccome gli altri ieri hanno messo un po' di carbone dentro la fontana, il tema è l'acqua della fontana e non il messaggio che quei ragazzi stanno dando. Quei ragazzi ci mettono il corpo, diciamo, sul corpo, sui corpi si sono consumate, no? Le lotte più importanti della storia del nostro paese e di tutti gli altri paesi, perché non ci si può esimere da questo, però per quello che è il nostro portato, che è quel portato di Da Sud, cioè la lotta alle mafie, alla fine l'hanno pagata i corpi. L'antimafia sociale è fatta di corpi che sono stati dilaniati. Oggi, insomma, pochi giorni fa è stato l'anniversario dell'omicidio di Peppino Impastato, anche all'epoca raccontato come un fatto, no? Un velleitario, quasi un matto, no? Che faceva delle cose. Invece poi la storia e i corpi dei suoi compagni di viaggio ci hanno permesso, il corpo della mamma di Felice il passato ci ha permesso di arrivare a un racconto che fa parte dell'immaginario, no? Del collettivo. E anche qua il cinema ci ha messo lo zampino, perché se non ci fosse stato i 100 passi probabilmente molte persone, diciamo, non saprebbero di quella, non conoscerebbero quella storia. Però i corpi fanno la differenza, e quindi, diciamo così, nel nostro nel lavoro che ha a che fare con l'educazione, è necessario, come ci ha restituito già Elisa nel suo intervento molto bello, perché scompaiono le differenze, no? E però, insomma, diciamo, le differenze scompaiono perché i corpi, anche da quel punto di vista, fanno la differenza. E quindi a Jacopo, che su questo ci ha fatto un lavoro, diciamo, sul cerchio, sui corpi, e ha fatto un lavoro molto molto bello, vorrei chiedere un punto di vista un po' più, come dire, facendo un passo di lato, non un passo indietro, che è anche difficile. Esatto, fare un passo di lato al cerchio e darci un punto di vista complessivo del lavoro che ha fatto e del suo personale punto di vista. Ciao a tutti, intanto ringrazio Pasquale per gestire il tutto, che non è mai facile. E sì, allora io mi presento, intanto sono Jacopo, chi mi conosce nel mondo dell'hip hop sono Dead Poet, è il mio nome da b-boy, sono dei Romazzles, una crew che rappresenta Roma da parecchi anni, e ho 15 anni comunque di esperienza da b-boy alle spalle, ho viaggiato e sono anche un antropologo. Ho finito la mia università 1 anno e mezzo fa e, come ha detto Pasquale, ho portato un lavoro in cui ho cercato di guardare l'hip hop, il breaking specialmente, facendo un passo di lato, che per un b-boy è difficile, perché c'è la tendenza a entrare nel cerchio, no? Quasi uno fa la lotta con l'egocentrismo. E in questo vorrei iniziare dicendo un aspetto importante per me, anche sentendo il racconto di Kento, che servirebbero 10 minuti di silenzio per metabolizzarlo tutti, secondo me, e sarebbero pochi.
Quando si parla di corpi nell'hip hop, ovviamente qua ora parliamo di danza, qua siamo comunque tutti e tre ballerini, però quando si parla di corpi a livello culturale parliamo anche di tutto, parliamo anche di voce, nel senso gli stessi ragazzi dei carceri di cui ha parlato Kento, innanzitutto ci mettono il corpo, loro entrano in gioco, anche la voce viene dal corpo, non è che viene da fuori, è sempre il corpo il primo elemento con cui entriamo in gioco in tutte le dinamiche. Poi il cerchio, nel caso del breaking, dell'hip hop, della danza, si vede ancora di più perché, cioè proprio fisicamente, no? Ma quando un rapper sta in cerchio e parte a cantare è la sua voce che entra dentro, quindi in un certo senso le dinamiche di spazio i corpi le costruiscono anche in quelle dinamiche, e questo è importante per me perché ci ricorda che i corpi sono la base della cultura, ed è un lavoro su cui con Assunta, che chiamerò Assunta anche se io ho la tendenza a chiamarla professoressa, a dare del lei, mi critica per questo, e con cui abbiamo lavorato molto nel mio lavoro di tesi, è stata la mia relatrice, quindi lo sa bene. In questo aspetto, ok, io vorrei parlare proprio del mio lavoro. Io ho fatto una tesi di ricerca per la mia laurea in antropologia, parlando dell'incorporazione culturale, cioè di come le persone all'interno del mondo hip hop incorporano la cultura. Questo è un discorso che nell'antropologia è anche molto attuale, perché per anni, anche per colpa di una cultura occidentale, abbiamo visto l'incorporazione, cioè l'apprendimento culturale come qualcosa di teorico. Uno impara una cultura, l'apprende e la comprende e poi inizia a praticare. Invece c'è stato un grande cambiamento anche in questo a livello disciplinare. Ci siamo accorti che i corpi sono il primo elemento che entra in gioco. Quindi io in questo aspetto mi sono chiesto, ok, se i corpi sono il primo elemento che entra in gioco nella cultura, io voglio vedere come viene appresa la cultura hip hop. Allora ho detto, studiamo le comunità di pratica. Sono un b-boy da 15 anni, ho detto, studiamo i b-boy, chi meglio, b-boy, le big girl, il breaking, i breakers. Chi meglio di loro, che vivo tutti i giorni, che mette il corpo tutti i giorni, può anche aiutarmi a capire questo, no? Per questo motivo ho iniziato a studiare l'incorporazione nell'hip hop attraverso il breaking e l'intercorporeità, quindi come i corpi agiscono e reagiscono insieme, perché le realtà non sono poi mai singole ma sempre co-costruite, come affermate anche prima, no? Del fatto che innanzitutto l'hip hop, e come tutte le culture, è basata sulle relazioni. Sono le relazioni che determinano una cultura e il modo in cui le persone si relazionano una con l'altra. Poi il resto lo costruiamo noi, ma praticamente è quello che accade. Quindi ho cercato di approfondire questo elemento concentrandomi sul breaking per deformazioni da b-boy, e ho cercato di approfondire alcune tematiche. Ho scomposto, diciamo, l'apprendimento del breaking in diverse parti, partendo proprio da un elemento di cui parlavamo prima, che è la musica. L'apprendimento di un individuo all'interno di una realtà culturale come l'hip hop, il primo è il disciplinamento musicale. Non a caso l'hip hop è nato con un cambiamento musicale, dal funk. È partito, c'è stata la grande innovazione tecnica di Guler, che poi perfezionata la Grandmaster Flash. Questo ha trasformato i corpi, ma è stata una trasformazione del contesto che ha trasformato i corpi. E qui aprirebbe una dinamica enorme che non tirerò fuori oggi, di come i contesti, quando cambiano anche la disciplina, quindi è difficile anche immaginare una cultura estrapolata da un contesto, perché la cultura cambia. E non aprirò il discorso, non dirò parole pericolose. E in questo aspetto quindi ho cercato di vedere il disciplinamento dei corpi come funziona. Ho scomposto quindi l'apprendimento delle foundation, intese come le basi, che non sono unicamente fisiche ma anche teoriche, anche di norme comportamentali. Ho cercato di guardare l'apprendimento degli aspetti estetici, che per estetica si intende anche un nome. Anche il nome è un aspetto estetico, perché l'estetica è un qualcosa che protende all'infuori di te, e il nome è il modo con cui tu appari nella tua comunità, il modo in cui tu ti identifichi nella tua comunità. Il rapporto con i vestiti, anche se è più complesso perché è all'interno di un processo fluido che ha forze globalizzanti, purtroppo in tanti aspetti più forti di tutti noi, e come altri elementi io ovviamente mi sono concentrato sulle dinamiche pratiche come il cerchio, che
che poi diventa questa pratica rituale in cui l'hip hop, almeno nel mondo del breaking in modo più lampante, si realizza. Perché dentro il cerchio si realizza l'hip hop. Uno pensa, questo a volte è un'idea comune, no? Uno pensa sì, ma se uno rispetta i colori, rispetta la cultura, rispetta i valori, conosce i valori, sta facendo hip hop. Assolutamente è una forma di conoscenza, ma l'hip hop nel caso del breaking lo fai nel cerchio. Poi ci sono tante forme di hip hop, no? Oggi lo puoi fare nelle coreografie, come raccontava Saigo, che hanno un valore anche strutturante nei ragazzi. Poi ci sono tante dinamiche diverse, no? L'ha detto prima Pasquale all'inizio, cioè l'hip hop è un albero, ci sono tanti rami, ok? Ovviamente l'aspetto del cerchio, che è un aspetto strutturante della cultura hip hop fin dall'inizio, ha trasformato fortemente la comprensione proprio dell'hip hop, e ci rendiamo conto che nel cerchio si realizzano tanti aspetti culturali. Il cerchio è l'ambiente in cui c'è unità, in cui c'è rispetto, nel migliore dei casi, in cui però emerge anche l'individualità, in cui c'è anche il conflitto, perché in un cerchio possiamo ballare insieme ma possiamo ballare anche contro, e dal mio punto di vista è una cosa positiva, perché il conflitto fa parte dell'uomo, e è un modo di riraccontarlo il conflitto dentro un cerchio, di reinterpretarlo come ha fatto Kento con il rap, che ha riraccontato un conflitto a quei ragazzi che erano partiti aggressivi, no? Tu hai riraccontato questa cosa e hai decostruito e costruito. E qua mi aggancia all'aspetto principale, che poi è di tutta la mia tesi, del fatto di come l'aspetto incredibile dell'hip hop avviene in tutte le culture, ma nell'hip hop è stato particolare, è la sua capacità di insinuarsi all'interno delle crepe. Perché anche come è nato l'hip hop all'interno della società americana, con tutti i 3000 problemi che poteva avere negli anni 70, ma anche prima e anche dopo, l'hip hop si è inserito in delle crepe della società, e in queste crepe ha ricostruito. Quindi il fattore strutturante dell'hip hop, da antropologo, adesso qua parla più la mia parte. Yo, Hassani from the Asian Crew, Pigeons Crew. Matto, cioè come se... Ricordate Split? Dentro di me c'è tipo Split, ogni tanto parlano così. E per dire, la mia parte da antropologo, quando ha visto questo, ha realizzato questo, l'ha preso al volo, ha detto ok, questo è un aspetto interessante, perché l'hip hop agisce contro tante dinamiche globali. E non è un caso che l'hip hop sia nato da società destrutturate come gli afroamericani, da società destrutturate come i latinoamericani. Non a caso l'hip hop ha valore dato ai rifugiati, alle persone immigrate, ha valore dappertutto, questo è chiaro, però può far fiorire situazioni con le persone migranti che sono per natura situazioni destrutturate. Nei carceri, che sono dei buchi neri della società, spesso dimenticati, quello che avviene nei carceri, la gente, che succede nel carcere? È un buco nero. Di solito sono questi luoghi ameni, espulsi, ma ha una forza ristrutturante ancora di più. Quindi in questo aspetto a me ha stupito l'hip hop, l'ho studiato attraverso una pratica, perché secondo me non si può studiare una cultura se non vedendola nelle sue pratiche, altrimenti non lo so, non riuscirei neanche a immaginarla col fatto che siamo prima corpi, no? E successivamente ho cercato, comunque il mio percorso della mia tesi verteva tutto su un punto che poi lo considero quasi il vero miracolo e la vera, diciamo, trasformazione grande che ha fatto secondo me l'hip hop, e che io amo molto, che tramite anche il cerchio, quindi una dinamica in cui i corpi entrano in gioco fisicamente e costruiscono e decostruiscono uno spazio, è il fatto che il tutto poi protende verso l'assimilazione della disciplina, che termina, diciamo, nell'immagine più ideale anche, no? Di quello che può essere una persona che pratica l'hip hop in tutte le sue forme, nella creazione dello stile, di uno stile individuale. Ci sta una frase di Case 2 che sta pure nel libro di Crash Kid, uscito pochi anni fa, che dice: devi avere stile se vuoi combattere per lo stile. Se non hai stile, perché fai parte di un movimento che è basato interamente sullo stile? Però che si intende come stile? Questa era la domanda enorme che è uscita, no? Infatti era il punto di arrivo della tesi. Che cos'è lo stile?
qua c'è, ok, uno fa questa domanda, apre i libri, l'università, basta che vai in una biblioteca universitaria, ci stanno centinaia di filosofi che hanno parlato di stile molto prima di noi, quindi è una cosa che va avanti negli anni. Lo stile era il modo di, diciamo, detto in poche parole, da quello che è uscito fuori dalle ricerche, no? Che è questo modo di formare unico e autentico che ha qualsiasi individuo apprendendo qualcosa, che ha delle regole. Se no non c'è uno stile, se non ci sono delle regole, non lo puoi, diciamolo in termini tecnici, formativizzare, renderlo tuo, renderlo unico. E la cosa incredibile dell'hip hop è che non solo è quello che fa, perché lo faremo in qualsiasi pratica verrebbe fatto questo, perché gli umani sono tutti diversi, ma l'hip hop mette questo al primo posto. Cioè l'individuo acquista valore anche all'interno della comunità nel momento in cui dimostra il proprio stile, raggiunge il proprio stile, governa la disciplina con il proprio stile. E questo è incredibile perché lo fa davanti alla comunità, che è un principio quasi individualista, se pensiamo alla società nostra, che è basata tutta sull'individualismo, è un principio individualista ma al servizio della comunità, perché l'individuo diventa individuo nel cerchio, parlando di cerchio, quando è riconosciuto da tutti gli altri. Quindi è la comunità che lo riconosce. Ah, tu sei Dead Poet, sì, ti riconosco. E ti riconosco in quanto questo. E questo è un miracolo. Per me è un miracolo. Ho letto una cosa molto bella di un lavoro che fanno in Brasile, penso, un'associazione che dice i ragazzini alla fine, se li guardi come, no, autori di un crimine, li giudichi in un modo, ma se gli stessi ragazzini li guardi su un palco che ballano, recitano o cantano, li guardi in un altro modo. Quindi la costruzione dell'immaginario è semplice. E loro stessi hanno la percezione di loro stessi, diciamo. Non volevo rubare. Grazie mille Jacopo per l'intervento. Io sono rimasto... Continuiamo questa chiacchierata fatta di corpi e di esperienze con Salimè, che ci restituisce il suo di percorso e il suo di punto di vista. Buongiorno. Allora, io in realtà avrei centinaia di cose da dire, però cerco di essere... Posso avvicinarmi? Allora, io opero soprattutto a Cassino, che è una città che si trova tra Roma e Napoli, però diciamo che in questi anni mi sono mossa un po' dappertutto. Ho fatto progetti, ho portato avanti progetti nelle case famiglia, in delle comunità. Ho fatto un progetto in un orfanotrofio in Kenya nel 2016, legato al mondo del ballo. Ma in realtà la mia prima comunità in ambito hip hop è stata il freestyle rap, proprio come mondo, come famiglia. Quindi mi sono avvicinata, studiavo il ballo, però come comunità vera hip hop la mia prima è stata quella del freestyle rap, proprio come famiglia, quella che mi ha iniziato a insegnarmi che cosa fosse tutta questa cosa magica e incredibile dell'hip hop. Nel momento in cui ho cominciato a capire realmente che cosa fosse e quanto ci fosse dietro, per me è stato come trovare una cosa che già conoscevo, che già sapevo, già sentivo di avere dentro da sempre, ed è stato solo semplicemente, esiste? Manco tanto piccolo, manco tanto io pensavo che fosse solo una cosa tipo di lavoro che sta svolgendo nei miei sogni, invece esiste questa cosa. E quindi quando ho iniziato a capire il potere che poteva avere l'hip hop sulle persone, anche sui profani in realtà, ho notato, che tra l'altro non era una cosa solo mia, l'ho riscontrata in tantissime persone che ho conosciuto, incredibili, che c'è un'esigenza di restituire quella grandezza, no? Quindi quando conosci l'hip hop e ti rendi conto di quanto è grande, inizi ad avere questa esigenza di fare, di restituire e soprattutto di diffonderlo. Tutti devono sapere. Quindi diciamo che voglio citare una persona che per me è un fratello d'anima e la mia spalla in tutta questa cosa, che è Scecchero, che opera con me a Cassino. Diciamo che al di là delle varie iniziative fatte fuori, quello che cerchiamo di fare da noi, abbiamo 4-5 appuntamenti durante l'anno, è di fare degli eventi fissi nella nostra piazza, che siano gratuiti ovviamente,
perché quello che io diciamo ho capito di voler fare in questa cosa è di farla conoscere a chi non la conosce, perché sicuramente è bello essere apprezzati da chi ne sa ed è onorevole, cioè, però quello che mi interessa è che ci siano persone che possano scoprire, soprattutto giovani, bambini, ragazzi, che possano scoprire che esiste un mondo del genere, che esiste una cosa del genere, esiste qualcosa che ti può dare un'alternativa e ti può dare qualcosa di grande, no? E soprattutto scoprirlo da ragazzini o da adolescenti in un, non voglio dire paese perché non so fondamentalmente come si svolge l'ambiente scolastico fuori, però io lavorando con gli adolescenti c'è una cosa che vedo, è che loro, vivendo metà della loro vita a scuola, se a scuola va male, metà della loro vita è una tragedia, ok? Quindi se l'ambiente scolastico li fa soffrire, e soprattutto l'ambiente scolastico spesso ha questo sistema unico di comunicazione, porta molti ragazzi, troppi ragazzi, a pensare di non essere in grado di apprendere, di non essere in grado di capire e di non essere in grado di comunicare, no? Quindi quello che io ho capito, che cerco di fare nella mia formazione, perché sono un insegnante, ho un gruppo di ragazzi che principalmente porto in giro, di cui parlerò fra poco, e poi insegno anche ai bambini. Ho capito che i bambini hanno dei canali ricettivi diversi, le persone hanno dei canali ricettivi diversi, anche le persone adulte. Non si può pretendere che una comunicazione unica sia efficace su tutti quanti, no? Quindi quando io ho davanti una sala e ho dei bambini ovviamente diversi fra loro, loro possono avere dei canali ricettivi diversi. Alcuni mi devono ascoltare, spiegare il passo, alcuni mi devono guardare, devono copiare il passo, alcuni li devo spostare per fargli capire dove devono mettere le gambe. Ma semplicemente è una questione ricettiva, è una questione di differenze, ma non è nessuno di loro non può essere in grado di capire, ok? E sicuramente l'arte, come l'hip hop nello specifico, ti dà questa possibilità di sentirti perfettamente a tuo agio in qualcosa, che è una cosa che non è scontata, è una cosa che può far soffrire quando si è bambini, quando magari si vivono anche delle situazioni difficili a casa, quando l'ambiente scolastico non ti capisce. Avere quel mondo dove tu, nonostante ti senti di non essere in grado di fare niente, arrivi lì e dici: questa cosa mi appartiene, questa cosa mi piace, questa cosa mi fa sentire bene. Quindi quello che noi cerchiamo di fare, soprattutto a Cassino, è creare questi eventi immediati, di impatto, che facciano capire alle persone che esiste questo mondo e che se ne può far parte, perché poi l'hip hop com'è? È straeducativo di natura, nonostante faccia delle cose che possano sembrare apparentemente diseducative. L'hip hop è straeducativo di natura, è perfetto in realtà, perché ha un equilibrio perfetto delle cose, e soprattutto quando tu guardi il fenomeno svolgersi, no? Quindi l'artista che, non lo so, può fare il DJ, può fare l'MC, può fare il b-boy, quello che ti risulta è: cavolo, quella cosa è assurda, è incredibile, però forse posso farla. Cioè è complesso ma semplice, ti arriva subito, lo percepisci, ok? Quindi ti viene voglia di fare quella cosa. E voglio che le persone, cerchiamo di fare in modo che le persone che non lo conoscano possano avvicinarsi e possano interessarsi a questa cosa. Noi abbiamo creato un evento, a parte c'è il Mike's Krause, non so se qualcuno lo conosce, che è il contest freestyle più street d'Italia, che si svolge senza strumentazione, con un ghetto blaster. Il primo anno avevamo 24 iscritti, l'ultimo anno abbiamo avuto più di 80 iscritti e 400 persone da tutta Italia che hanno preso l'albergo per venire a vedere lo Scrauso, che si svolge in un parcheggio a Cassino, in un parcheggio col ghetto blaster così. E io che nel 2014 ho fondato gli H2O, che sono la mia crew di ballerini ufficiali. H2O in realtà è l'acronimo di, nella mia testa, secondo tutto un mio concetto,
è l'acronimo di Heroes 2, perché significa anche eroi. Perché secondo me, allora, troppe volte ho conosciuto persone che mi hanno letteralmente detto di essere state salvate da questa cosa dell'hip hop, no? Che è così in realtà. E quello che noi facciamo ha un potere gigante, ok? E quello che fa un supereroe è semplicemente scoprire di avere un superpotere e poi diventare supereroe nel momento in cui decide di metterlo al servizio di qualcosa di positivo, no? E per eccellenza il supereroe salva le vite. Quindi che cosa c'è di diverso da quello che facciamo noi, no? O che proviamo a fare con tutte le nostre, nei limiti delle nostre capacità. Troviamo nell'hip hop un'identità, cerchiamo di coltivarla, di portarla al massimo delle sue potenzialità, e nel momento in cui mostriamo il fenomeno di quello che facciamo, creiamo una magia, creiamo qualcosa in chi ci guarda, ma la creiamo anche tra di noi, anche andando a fare una serata, una jam, c'è quel momento che si crea fra due persone che non si conoscono, quella è magia, quello è potere. Ok? Che poi possiate essere anche supereroi di voi stessi, perché ballate solo da soli dentro la camera, perché scrivete da soli a casa, e questa cosa vi aiuta ed è stato un salvataggio nella vostra vita, non c'è niente di diverso. Quindi io, quando ho creato gli H2O, li ho chiamati così perché sicuramente l'acqua è l'elemento con più flusso in assoluto, però Heroes 2 perché per me si è anche eroi, e poi con loro facciamo un sacco di iniziative pure nelle case famiglia, con i bimbi delle case famiglia, a Natale, a Pasqua, eccetera. E con gli H2O ho creato questo evento che si chiama H2O Nayagon, che non a caso Nayagon significa eroi in indiano, in hindi, che è stato l'evento che ho creato per unire questi due mondi che mi hanno cresciuto, il mondo del freestyle rap e il mondo del ballo, perché secondo me si sono ignorati per troppo tempo. Ci sono stati contest freestyler ballerino nella storia, vero, però la Nayagon ha un concetto completamente diverso, è una battle con delle coppie scelte, non c'è una selezione, non è a eliminazione diretta, ma ci sono delle manche ben precise dove l'MC che è in squadra col ballerino ha, diciamo, delle manche da superare che sono proprio legate alla fusione delle due discipline. C'è una manche che si chiama la manche della lettura, dove in 2 round l'MC deve interpretare i movimenti del ballerino in freestyle, e la manche successiva dove il ballerino deve muoversi secondo quello che può essere il flow e le vibrazioni che gli dà l'MC. E quindi questa cosa per iniziare ad unirci, e soprattutto perché nella formazione che cerco di dare ai ragazzi ci tengo che loro conoscano che al di là del ballo ci sono altre cose che potrebbero essere la loro propensione maggiore. Non è detto che se un genitore ti porta un ragazzo in sala vuol dire che quel ragazzo nella vita farà il ballerino o sarà un b-boy per forza. Magari potrebbe essere l'MC esatto, certo. Magari sarà l'MC più dotato in Italia, non lo so. Quindi ci tengo che conoscano tutte quelle che sono le arti che viviamo noi. E niente, questo. Ma infatti siamo fortemente diseducativi, ed è importante perché dipende dal concetto di educazione che si ha. Un paio d'anni fa abbiamo lanciato questo slogan in accademia, che era il tempo di maleducare, fuori dal un anno fuori dalla pandemia, insomma, da quelle che erano state le restrizioni. Pensavamo fosse necessario applicare il tempo di maleducare, perché l'unica possibilità che avevamo, gli unici strumenti che avevamo erano quelli che non erano, diciamo, dentro gli standard, quelli che dovrebbero essere alcuni standard educativi, ma se gli strumenti a disposizione sono questi, il nostro lavoro è giusto, non so come dire, e quindi va bene così. E dentro, diciamo, i territori, mentre ci ha restituito una fotografia del territorio di Cassino, di quello che succede dalle vostre parti. Scrauso spacca, devo venire a Scrauso assolutamente. E
però da parte di Fidene, lavorate dalle parti un po' più di qua, sulla cartina geografica ci spostiamo e Marta ci restituisce un pezzo di lavoro che fanno con preadolescenti e bambini, diciamo un'età complicata, diciamo a cavallo tra, è un lavoro articolato e insomma ce lo racconta lei. Salve a tutti, io sono Marta, sono un'educatrice e un'insegnante di hip hop. Allora, diciamo che è bello innanzitutto sapere che siamo in tanti a portare questa cultura soprattutto nel ramo sociale. E io credo che mai come quest'anno di aver toccato tutti i rami sociali diciamo mi sento di dire che sono ho fatto l'educatrice a 360 gradi e questo è tutto iniziato, è stato detto molto del mondo hip hop, io ci terrei a portare la nostra testimonianza, motivo per cui sono felice di stare qui. Allora, questo convegno si chiama Opportunità, no? Ok, la mia idea è nata nel dare un'opportunità a questa scuola dove io sono entrato come EPA, non so se molti di voi sanno questa sigla, operatore educativo per l'autonomia. Nel periodo del Covid c'è stato un forte disagio dei giovani, parlo di realtà un attimo concrete, parlo di storie vere di vita. E nella scuola dove lavoriamo noi, qua accanto a me ho portato la testimonianza e funzione strumentale della scuola nella quale opero, di Fidene. C'era un forte disagio nel periodo del Covid perché noi lavoriamo nelle scuole medie, quindi c'era l'obbligo scolastico e con molti ragazzi con disabilità, e questo è il tema che vorrei portare. A differenza di quanto si dice, far capire la disabilità ai giovani è difficile e chi sta nel sociale lo sa molto bene. Soprattutto nella scuola negli ultimi anni gli atti di bullismo sono aumentati di parecchio e diciamo riuscire a semplicemente tenerli in classe era diventata una difficoltà. E io qua passo un attimo la parola, motivo per cui ho ottenuto la sua presenza qui, per raccontarvi un po' perché è nato questa idea di inserire progetto Spaziando, io l'ho chiamato, quindi offrire ai ragazzi un'opportunità a 360 gradi, ma soprattutto questo progetto secondo me è stata la testimonianza di come l'hip hop abbia abbassato le barriere tra il mondo della disabilità e il mondo diciamo, chiamiamoli così, diciamo, in questo convegno è stato detto giovani disorientati. Avrei da dire molto di più, però diciamo che i tempi sono stretti, però diciamo che questi due mondi, grazie a questa cultura, si sono uniti. Buongiorno, sono Zuleika Di Mario, una docente di educazione fisica. E prima di diventare ciò ho lavorato come docente di sostegno da precaria e nonché funzione strumentale all'inclusione della scuola IC Fidenae, chiamata diciamo una scuola senza confini. Siamo in periferia e il nostro progetto è nato proprio da un esame della situazione degli alunni che frequentano la nostra scuola. Alunni che non si possono permettere, molti, lo sport. Quindi dobbiamo continuamente offrire attività gratuite, arrancando tra i pochi fondi che ci danno i municipi e il Ministero, per quel che è possibile. Il nostro progetto è gratuito e noi lo facciamo proprio a mo' di volontariato, però ecco, abbiamo colto questa occasione proprio per condividere quanto il vertice dovrebbe essere in qualche modo presente qui e capire
che attività non convenzionali educative nella scuola possono evitare ad un carcere minorile. Non voglio essere proprio così eccessiva, ma parliamo di ho colto una frase di Kento di processi educativi nei carceri, ma dovremmo parlare di processi educativi nelle scuole. Noi lavoriamo nella scuola media soprattutto, ma abbiamo offerto questo servizio gratuito l'anno scorso anche alla primaria, alle quinte elementari. L'adolescente è la parte più importante della nostra vita e che se non viene, diciamo, l'alunno aiutato nelle sue difficoltà. Marta ha parlato di disabilità, quindi certificazioni, legge 104, ma parliamoci chiaro, le difficoltà sono anche quegli alunni che si perdono perché non hanno delle famiglie che li aiutano dietro, non hanno un quartiere che gli offre. Ehi, fine Nati, sono here! Questo è un progetto del quartiere, dobbiamo far vedere un po' come facciamo un giro. Fidena al mio quartiere. Delle persone che ci credono, noi abbiamo l'assessora alla scuola. E adesso siamo pronti a cantare. La Ilaria, che crede nel nostro progetto e stessi di sempre. I problemi nel quartiere ce ne abbiamo tutti, ma brilliamo come fari accesi nelle notti. In strade ce ne sono molte, troppe, in giro nel quartiere siamo sempre a flotte. Troppe le urla dentro casa mia, fa schifo questo mondo e la monotonia. Ma qui sulla street, cammino sul beat, spaccio la rima come con Justin. Mette con la perla con un amichetto mio, ogni giorno preghiamo che ci aiuti Dio. C'ho 5 fratelli e anche un cane, a parlare di sta cosa a me passa la fame. Devo dare magna proprio a tutti, ci manca solo che ci dicano che siamo brutti. Che voglio troppo bene alla famiglia mia, ma giuro che un giorno me ne andrò via. Dal mio quartiere dove sta, se non mi trovi sto qua, nella stessa città. Convive con gente che parla alle spalle. Probullismo. Cioè, non faccio uscire le lacrime, però insomma mi viene la pelle d'oca perché nel sentire questa cosa ma veramente fatto del male, anche perché poi il dirigente che c'era l'anno scorso, che ha creduto in quello che dicevo e grazie anche alle famiglie che andavano a raccontare in giro e chiedevano al dirigente: possiamo farlo anche il prossimo anno e il prossimo anno ancora questo progetto? È vero che quando alle famiglie gli fai cose gratis, cioè gli piace, però quest'anno noi abbiamo chiesto un contributo di 40 euro, 25 alunni si sono iscritti e li ho contati prima di venire qua perché ormai tutti gli alunni per me sono uguali. 7 alunni con disabilità 5,3, quindi diciamo la disabilità più grave per chi non conosce i termini, insomma, dell'INPS, gli accertamenti, e 2 di comma 1, che però e poi tanti altri, il residuo, insomma, per arrivare a 25 i peggio della scuola, tra virgolette. Non solo a livello di comportamento problema, ma proprio a livello poveracci, bullizzati, anche se bullismo ormai è usato proprio così all'ordine del giorno, non è che vengono proprio bullizzati, però scherniti, derisi, messi sempre al centro dell'attenzione in modo negativo. In questo gruppo, già dall'anno scorso, le famiglie ci hanno ringraziato perché io in realtà sono un po' dietro alle quinte, partecipo poco, però sono l'organizzatrice burocratica, segreteria, mando le mail, contatto i genitori a scuola nei miei momenti liberi e avviso i ragazzi nelle classi se ci sono dei cambiamenti, per cui a lei l'hanno fermata tante volte anche fuori nel quartiere dicendo: grazie, mio figlio non è più
non voglio dire una parolaccia, il rimbambito di sempre, però io vedo che adesso parla, ha un minimo di amicizie, riesce a esprimere le proprie emozioni, perché se si lavorasse di più con le emozioni, anche l'educazione scolastica migliorerebbe. Però ecco, io mi sento di dire da docente, quando gli studenti dicono ma professoressa, ma oggi che pizza, non facciamo educazione fisica, mo sto laboratorio che è? Sì, per me diciamo il linguaggio non verbale vale più di quello verbale, quindi il municipio ci ha dato l'opportunità di fare dei progetti gratuiti dove ci sono degli esperti che sono stati bravissimi, le parole hanno un peso. Partiamo da questo, partiamo da questi laboratori, perché poi quando andiamo in palestra, se vincete pippa pippa, fate tutti quei gesti che avete imparato sulla PlayStation, che vi fanno rabbiosi. Rabbiosi per cosa? Per aver fatto un gioco, quindi dovevate divertirvi e poi siete arrivati alle parole sbagliate, alle mani. Partiamo dalle parole hanno un peso, partiamo da un progetto spaziando per poi fare scuola, imparare e insegnare la matematica, l'italiano e tutte le altre discipline. Fondamentale l'ascolto, ma anche dare l'opportunità di metterlo in pratica l'ascolto. E qui ripasso la parola a Marta, che ci parlerà del progetto Spaziando. Allora, progetto Spaziando, non mi voglio tanto dilungare sul progetto, perché noi proponiamo ai ragazzi, diciamo, l'hip hop a 360 gradi, quindi da laboratorio di rap, laboratorio di danza e pop. E quest'anno è venuta con me Daniela Cono, che è partita come insegnante di break, ma in realtà mi sta proprio supportando appieno in tutta la gestione, anche perché quest'anno, diciamo, siamo di più e l'utenza è importante, e quindi veramente per me è stata un incontro, non lo so, chiamato incontro destino, perché a parte che è stata in grado di comunque far arrivare la passione, questo te lo voglio dire, perché comunque anche i genitori mi hanno, tanto a breve parlerai, però insomma per me è stato un grande valore aggiunto. E questo progetto a Fidene ha cambiato qualche ragazzo, ha dato qualche opportunità. E questo progetto soprattutto io ci tengo tanto perché mi ha permesso di farmi conoscere nel sociale. E prima non so chi parlava del fatto che l'educatore tante volte non ha il canale. A me l'hip hop ha permesso di avere quel canale in più nelle diverse utenze. E io faccio i soggiorni dell'ASL con disabilità gravi, e un giorno a scommessa ho proposto al mio capo di fare un laboratorio di hip hop, ma parliamo di disabilità importanti sia a livello psichiatrico che motorio, però tutti e tanti, parliamo di gruppi di 35 persone, cioè non è facile. E ho visto come, mettendoli in cerchio e appunto riproponendo le dinamiche del ballo hip hop e anche dell'afro, perché io faccio anche quello e c'è anche molto terapeutico anche nell'afro, però non mi dimetto, però. E ho visto, cioè sono stati in grado di seguirmi per 1 ora e 30, che è tantissimo, e sia a livello motorio, e qua parliamo di persone che hanno difficoltà a prendere una borraccia d'acqua, in quel momento sono stati in grado di muoversi e seguire una coreografia di 1 minuto e mezzo. Tant'è che uno degli animatori, ci tengo tanto a portare questo racconto perché non si sente in giro, e mi permetto, nella realtà romana, insomma, che un po' al sociale lo giro, non è proprio una roba usuale. Tant'è che l'animatore, quando ci ha visto, mi ha proposto di farli ballare sul palco. E io mi ricordo questa scena, probabilmente la mi metterò a piangere di nuovo. Io ho ballato per tanti anni,
Comunque sono una persona molto emotiva, quindi ogni volta mi emoziono. Però c'è questa ragazza che ha un ritardo prenatale e ha 33 anni, lei è indiana e parla pochissimo. E lei quando mi ha conosciuto con la danza, perché gli piace tanto, è anche molto portata, diciamo che aveva trovato il suo canale di espressione, no? Quindi lei aveva proprio, vi parlo di problematiche fisiche, aveva problemi alla pancia proprio perché tutto ciò che non riusciva a tirare fuori poi in qualche modo si doveva esprimere, no? E che è successo? Facciamo questo spettacolo, toccava a noi, dobbiamo entrare, ma è stata una cosa improvvisata così. Io non credo nemmeno a un gruppo di ragazzi adolescenti dici fra un'ora devi ballare, hanno in grado di avere quella, diciamo, quella lucidità. I ragazzi tutti emozionati e quindi parlavano uno sopra l'altro. A un certo punto si gira questa ragazza e fa: adesso basta, parla Marta. Io sono rimasta e gli educatori intorno a me sono rimasti scioccati da questa scena, perché lei veramente forse dirà 3 parole al giorno. Adesso è il nostro momento, dobbiamo ballare, dobbiamo farci vedere per quello che siamo. Loro hanno ballato sul palco, io ho ballato con loro e mentre ballavo con loro mi sono messa a piangere, perché quello che questi ragazzi, nella quale insomma volevano ringraziare più di tutto, era, scusate, era il fatto di dire: tu non ci hai visto come disabili, tu ci hai visto come delle persone che sono in grado di fare un qualcosa. E io da lì mi sono imbattuta nel mio piccolo, perché alla fine sono educatrice, cioè nel senso, e in tutti i miei servizi nel dire no, l'hip hop, cioè voi dovete dare una credibilità a questa cosa, a questa cultura, perché è una cultura e c'è un mondo dietro, perché questi ragazzi possono, perché questi ragazzi prima di essere disabili sono persone. E quindi io da questo, però vi assicuro che, cioè, ballare con loro, non lo so, è un qualcosa che vi auguro a ognuno di voi nella vostra vita di provare, perché è un qualcosa di superlativo. E quindi questo mi ha permesso, oltre che comunque farlo a scuola, e ho cominciato a fare dei laboratori con l'ASL Roma 1, però proponendoli come progetti inizialmente di sì, li faccio ballare, perché cioè, chiaramente nell'ambito sociale, anche istituzionale, c'è ancora questo immaginario del no, facciamoli fare attività ricreative. Io gli ho fatto credere questo, in realtà a metà anno ho detto io sto facendo i laboratori di hip hop, questi ragazzi stanno ballando hip hop, ora vi porto le testimonianze. Quindi questo l'ho fatto con la ASL Roma 1 ed un laboratorio che tengo ragazzi psichiatrici. E un altro laboratorio che ho fatto è con Percorsi Zebrati, che diciamo è la cooperativa con cui io parto a fare i soggiorni, sempre ASL Roma 1, e a fine anno porterò la testimonianza di tutto questo. Quindi insomma questo è un po' il nostro mondo. Io ci tenevo tanto a evidenziare questa parte, perché comunque forse se ne sente meno parlare, e quindi grazie a tutti. Grazie Marta, grazie alla professoressa. Il problema è che i ragazzi hanno bisogno di adulti seri e quindi questa cosa ovviamente è una necessità sempre più dirimente. L'ascolto è l'unico strumento che abbiamo per essere un po' più seri, oltre alle risposte che mettiamo in campo. Daniela, se vuole aggiungere qualcosa rispetto all'esperienza di Fidene, e poi con Gerardo facciamo un salto a Tor Bella Monaca in tutti i sensi. Ok, allora ciao a tutti, io sono Daniela, mi conosce forse qualcuno come Big Girl Dani, e sono una Big Girl dal 98. E diciamo che, vabbè, a parte io volevo fare un piccolo 2 minuti di applausi per tutta la situazione che si è creata e tutte le persone cioè tutte le testimonianze, perché questa realtà è la realtà che fa capire veramente cos'è l'hip hop, e dovrebbe uscire fuori anche, diciamo, dovrebbe arrivare alle case di chi non ha mai respirato quest'area, questa cultura, per capire veramente le potenzialità che ha. Io ho avuto la fortuna, insomma, di un po' come Prezzemolo, faccio parte del progetto di
di Marta del progetto Spaziando di Fidene, ho avuto l'onore di essere una delle intervistate della tesi di Jacopo e ho iniziato a ballare con Gerardo, quindi diciamo che sto in famiglia. Per quanto, vabbè, con ognuno di loro, poi ne ho detti 3, ma in realtà allora, per quanto riguarda diciamo, il progetto spaziale, io sono nata e cresciuta a Fidene, quindi per me questa possibilità, e quando Marta mi ha proposto di entrare a far parte di questo progetto sono stata particolarmente felice anche proprio da un punto di vista, no, personale. Quello che posso dire è che evidentemente, allora io non sono educatrice, però mi sono capitato spesso, moltissimo, mi è capitato negli anni di essere nelle situazioni un ponte tra gli educatori, oppure gli adulti di riferimento, oppure gli insegnanti e il gruppo dei ragazzi. E quindi magari spesso mi è capitato anche di avere un richiamo da parte di adulti che non riuscivano ad interfacciarsi con i ragazzi, no? Ma semplicemente perché non avevano gli strumenti per capire che non c'era un metodo. È esattamente come ha detto Kento, bisogna semplicemente ascoltare e creare una connessione. La cosa che a me è sempre piaciuta di tutte le esperienze che ho fatto anche una piccola esperienza al Beccaria, al carcere minorile di Milano, è il fatto che io, cioè sia gli educatori sia gli insegnanti dovrebbero prima di tutto, prima dell'obiettivo educativo, prima del risultato, dovrebbero pensare a divertirsi e a condividere dei momenti con un gruppo di ragazzi, di adolescenti, di bambini, di qualsiasi tipologia, che sicuramente ti arricchiranno. Cioè, di ogni esperienza che ho fatto, io alla fine diciamo, è stato un regalo per me e un regalo per tutti. Perché? Perché si parte dal rapporto umano, cioè in realtà è tutto lì, è tutto lì. Abbiamo assistito a una riunione qualche giorno fa, no? Dove qualche insegnante chiedeva come facciamo noi a entrare, a farci capire da ragazzi che metodo dobbiamo utilizzare, no? Questo spesso perché... Come? Ma questo perché? Perché anche dal punto di vista istituzionale, scolastico, si tende a seguire il protocollo, ok? E quindi c'è un programma e devi rispettare questo programma. Qual è la differenza che si nota, invece si vive tanto nell'hip hop? Che non si parte né da protocolli né da programmi, si parte dal conoscere dei vocaboli, perché comunque devi iniziare a conoscere dei vocaboli per poter poi costruire il tuo linguaggio, ok? E attraverso questo linguaggio far uscire da dentro quello che tu hai da dire. E una volta che fai uscire tu quello che hai da dire, lo condividi anche con chi sta di fronte intorno a te e intorno al cerchio, ok? Quindi si parte appunto dallo sviluppo della propria individualità, a volerla condividere col prossimo e a creare comunità, a creare scambio, a creare energia e a crescere insieme. E, è importantissimo capire come l'hip hop, diciamo, come strumento, come cultura e come strumento in ogni disciplina è importantissimo per azzerare qualsiasi tipo di differenza. Differenza dal punto di vista di impedimenti fisici oppure problematiche dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche dell'età, no? Perché spesso poi l'adulto si mette sempre nel piano un pochino più, quando in realtà quando balliamo siamo tutti insieme e siamo una cosa sola, e quando siamo una cosa sola il messaggio che vogliamo far arrivare, sia il messaggio individuale che il messaggio collettivo, arriva come un'onda. A me è capitato con un'altra amica, insegnante e coreografa di Milano, di fare uno spettacolo, per esempio, con allievi e professionisti insieme. Tra l'altro è stato un esperimento sociale pazzo, che solo dei pazzi, come gli allievi che ci hanno seguito e altri professionisti, metà compagnia di Roma, metà compagnia di Milano, che non si erano mai conosciuti, si sono conosciuti 2 giorni prima dello spettacolo, e comunque però lavorando insieme, condividendo insieme. Eccoli va.
Facciamo applauso ai ragazzi di Fidene del progetto Spaziando. Sì. La curva. E eccoli, no, vabbè, io poi li guardo, cioè, va bene così, cioè, nel senso, qual è il senso qual è? La condivisione che ti permette di vivere l'hip hop riesce ad abbattere qualsiasi tipo di barriera e riesce anche poi, nel caso se dovesse riuscire ad entrare veramente nelle scuole, a creare quel linguaggio e quel punto in comune tra insegnanti e studenti. No, sono stati bravi. No, posso dire anche una cosa. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro pazzesco, si sono impegnati tantissimo. Molti di loro non avevano mai ballato, la maggior parte non avevano mai cantato, la maggior parte di loro non avevano mai scritto un pezzo rap. Si sono impegnati talmente tanto e non è facile neanche per un professionista riuscire a essere un tutt'uno con altri 25 elementi e poter creare una performance insieme. Loro sono stati veramente pazzeschi e un altro consiglio che io mi sento di dare agli insegnanti e alle istituzioni è che bisognerebbe, oltre ad ascoltarli, osservarli e imparare da loro, perché hanno veramente tante cose da dirci e da insegnarci. Grazie. Benvenuta alla curva di Fidene. Di voi stavamo parlando, vi siete sentiti chiamare? Siete saliti tutti quanti? Grazie delle testimonianze. Come ho detto prima, ora facciamo un salto a Tor Bella Monaca. Ho detto un salto, non l'ho detto apposta. Cioè, è successo che ho detto un salto a Tor Bella Monaca, ma non ho sbagliato, perché, vabbè, diciamo, tutta la retorica è possibile e impossibile sull'immaginario collettivo di Tor Bella Monaca, c'è questa narrazione continua in negativo, ovviamente, dal punto di vista dei fenomeni criminali o delle marginalità, anche in positivo, per dire, c'è una retorica su Tor Bella Monaca che pare che ogni cosa che si fa a Tor Bella Monaca non deve essere, invece è una cosa normale, diciamo, sì, è sempre, resta Tor Bella Monaca, pare, no? Però invece poi esistono delle cose reali, al netto delle retoriche di sorta, delle narrazioni, e Gerardo è una di quelle, secondo noi, insomma, della sua funzione, del suo lavoro, che vorrei ci raccontasse. Buongiorno a tutti e tutte, per chi non mi conosce sono Jerry, B-Boy Scia 99. Il mio lavoro si basa, appunto, sono un arte educatore e nasco come ballerino dal 1992 e poi piano piano nel mio percorso artistico mi sono evoluto diventando comunque bassista dei Funk Rivers. In questo percorso ovviamente ho conosciuto centinaia di migliaia di persone, eventi organizzati come il B-Boy Event, insegnamento in accademie di danza, gestione artistica e quant'altro. Succede che il 4 novembre del 2019 approdo all'ex fienile di Tor Bella Monaca. Ovviamente sapevo in maniera, come dire, relativa quello che mi aspettava, però ero comunque pronto a raccogliere questa, chiamiamola, questa nuova sfida. Succede poi che arriva questo dramma del Covid e tutto il lavoro che stavo facendo va un pochino perso. Poi a settembre 2020 siamo riusciti a riprendere il tutto. Ora sono arrivato quindi alla Tor Bella Monaca lavorando per le associazioni 21 Luglio e Pupica, che si occupano sostanzialmente di tutto quello che è il disagio di questi posti. Quindi partiamo da una povertà linguistica, culturale ed economica. Quindi cosa è successo? Che il ruolo che avevo come sostanzialmente insegnante di breakdance mano a mano si è evoluto, perché da quella, a parte ho aggiunto a livello artistico anche il discorso musicale, ma poi è successo che
molti genitori dei bambini ci venivano a dire: ma perché non ci aiutate a far fare i compiti ai nostri figli? E quindi l'associazione, che opera veramente a 360 gradi, ha detto: va bene, accettiamo questa cosa, facciamo fare i compiti ai bambini. Quindi da insegnante di breakdance sono diventato anche un insegnante di supporto allo studio, tant'è vero che quando c'è qualcosa... Gerardo, com'è l'area del trapezio? Vengono ovviamente i ragazzi e le ragazze da me a chiedere, cioè, come si risolve questo problema? E quindi il ruolo mio, tra virgolette, si è trasformato in bene, ovviamente, in meglio secondo me, perché ho assunto un ruolo quasi di figura di riferimento, da quello che può essere il lato artistico a quello che può essere anche il lato culturale. Poi gradualmente, dal fatto di insegnare breaking, ho aggiunto il discorso della musica. Premetto che molti bambini a cui insegno hanno l'ADHD e il DSA, quindi parliamo di disturbi dell'attenzione dovuti all'iperattività e tutto quello che è poi anche la dislessia. Beh, posso dire ed affermare con assoluta certezza che con mezz'ora di allenamento a settimana, che se facciamo un conto è pochissimo, sono stati raggiunti dei risultati enormi. Parliamo di alcuni bambini che non avevano la diciamo dimestichezza destra o sinistra e che oggi arrivano ad eseguire passi di breaking a tempo e suonare soprattutto a tempo. Quindi cosa è successo? Che andando avanti in questo ultimo anno ho implementato una metodologia di insegnamento che prima di tutto verte tutto sull'empatia, perché mi raggancio al discorso che hanno fatto prima Daniela e la professoressa. Sostanzialmente nei professori a volte manca l'empatia, cioè entrare in sintonia con la persona con la quale stai interloquendo. Questo non è una cosa semplice, perché ci sono comunque, ecco, torniamo al discorso prima, dei programmi da rispettare, delle scadenze, delle cosiddette deadline, c'è poco tempo e ovviamente non è neanche facile ascoltare 25 bambini, se poi 25 bambini o bambine hanno comunque delle esigenze diverse, quindi capisco perfettamente quali siano le difficoltà. Però cosa è successo? Che poi entrando in empatia con il bambino, la bambina, facendogli anche magari una battuta su un argomento che per loro è un argomento normale, ma che magari l'adulto non tratta. Per esempio, faccio un esempio proprio: ti sei comprato le ultime figurine dei Pokémon? E loro rimangono così perché dici: oh, perché questo sa dei Pokémon? Oppure gli dici: senti, ma sto Goku Super Saiyan Blu ti piace? E loro rimangono un po' interdetti perché dicono: ma come fa questa a sapere Goku Super Saiyan Blu? Quindi quello diventa un meccanismo, la chiave di accesso per entrare in empatia con chi partecipa. Da là poi si può iniziare a costruire tutto quello che è un percorso artistico. Poi non è detto che diventeranno b-boy, big girl, musicisti o musiciste di altissimo livello, però a me interessa che loro abbiano un'opportunità, quell'opportunità che gli viene negata a prescindere. L'associazione per cui lavoro si batte per le ingiustizie e per i diritti umani. Bambini e bambine hanno gli stessi diritti, e mi riaggancio alla frase, una delle prime frasi che ha detto Pasquale: un conto è che nasci ai Parioli, un conto è che nasci a Tor Bella Monaca, senza voler fare ovviamente una critica a chi nasce, figuriamoci, ci mancherebbe. Però è vero, ci sono delle differenze. Purtroppo la povertà linguistica è alla base di tanto disagio. Non capisci, vieni emarginato, vieni escluso. Il linguaggio della musica e del breaking è un linguaggio universale. Battere un tempo è a prescindere da qualsiasi lingua tu parli. Quindi cosa è successo? Che ho visto che questi bambini erano estremamente interessati alla musica. Abbiamo organizzato dei laboratori, il classico manico di scopa, che a volte
serve veramente a niente, perché poi se non c'è la scopa sotto per pulire, che ci fai col manico? Cosa abbiamo fatto? Li abbiamo tagliati a misura, li abbiamo fatti dipingere ai bambini. Ok, questo è il tuo strumento di lavoro, delle piccole clavi con cui loro battono il tempo. Siamo partiti dal non sentire minimamente il tempo a rifare i passi di breaking a tempo. E la cosa, diciamo, formidabile è che parliamo di bambini che avevano timore nel farsi vedere, nell'esprimersi, ma soprattutto mancanza completa di autostima. Il lavoro che sto facendo si basa molto sulla crescita dell'efficacia del bambino. Quindi dal semplice fare un passo in maniera corale, quindi in maniera coreografica, a rifare un passo nel cerchio, che poi è lo step finale in cui tu, nel momento in cui entri nel cerchio, devi dire qualcosa, è il tuo modo per esprimerti. Quindi il lavoro che viene fatto è un lavoro che parte dalle basi, facendo anche un passo all'indietro, perché poi a seconda di chi viene ovviamente ci sono delle difficoltà diverse e quindi mi devo adeguare anche alle esigenze del bambino. Ci sono bambini per esempio che hanno bisogno di vedere molte volte il passo, ci sono bambini che hanno bisogno di farlo subito a tempo, ci sono bambini che invece necessitano di un accompagnamento quasi 1 a 1 per quasi tutto il percorso, perché hanno un processo più lento di apprendimento, però sta di fatto che tutti quanti arrivano a fare determinate cose. È un traguardone, a mio avviso, perché ripeto, parliamo di bambini che avevano difficoltà veramente nel capire quale fosse gamba destra e gamba sinistra, braccio destro e braccio sinistro. Adesso arrivano a ballare e suonare contemporaneamente, che è proprio, diciamo, la punta massima dell'evoluzione del metodo. Ovviamente l'hip hop ci insegna che è anche aggregazione e coralità. Quindi cosa fanno? Alcune lezioni sono impostate sul peer tutoring, che è un sistema che abbiamo adottato da subito, ma anche e soprattutto sullo scambio di ruolo. Nel senso che c'è un bambino, ogni bambino a turno, cosa fa? Il bambino diventa il maestro, quindi il bambino diventa l'insegnante che spiega il passo o spiega la ritmica. Ovviamente il bambino in questo modo, scambiando di ruolo, capisce l'importanza di quel ruolo. Quel ruolo che tu hai è un ruolo fondamentale, perché devi essere poi in grado di capire le esigenze anche dei tuoi compagni. Viceversa, nel momento in cui sei allievo, devi capire cosa ti chiede il maestro. Quindi questi sistemi che sto adottando stanno dando enormi risultati. Il 27 di maggio, con il collega Kento che rappresenta, andremo appunto al teatro di Tor Bella Monaca a fare questo spettacolo. Ci saranno circa 30 bambini sul palco, 30 bambini e 30 bambine che canteranno, perché ovviamente abbiamo implementato quello che il lavoro fantastico che sta facendo Kento, quindi ci saranno i bambini che canteranno Entra nel cerchio, mentre tutti gli altri suonano, mentre altri ballano. Quindi sarà un lavoro corale che è la chiusura di un percorso che, ripeto, è partito da ottobre, siamo a maggio e parliamo di un percorso di, ecco, tra musica e breaking di 1 ora a settimana. Quindi se andiamo a analizzare poi le forze e le criticità del metodo, pensate adottare un metodo del genere 3 ore a settimana, oppure come dicevano prima Daniela, di implementarlo nelle scuole. Avremo sicuramente un miglioramento importante di tutti questi tipi poi sostanzialmente di patologie, e quindi ecco, perché non dare anche a loro questo tipo di opportunità? È una cosa fondamentale e penso sia tutto, altrimenti mi dilungo troppo. Grazie a tutti. Grazie. Sì, infatti. Poi diciamo
questa per esempio, sì, però è un tema questa cosa, cioè con il ragionamento generale di Keep It Real, quello che abbiamo provato a fare subito su Milano, la prima cosa è l'interscambio, ma non solo dei ragazzi, anche tra educatori. Il fatto tra artisti, insomma, che tengono laboratori, quindi stanno provando a mettere a sistema il fatto che uno va al laboratorio di un altro e viceversa, anche solamente per osservazione, nel caso dei ragazzi non è osservazione, nel caso di scambio di pratiche. Ora ci facciamo un salto, diciamo, da Sorbella Monaca, facciamo un viaggio lungo, arriviamo in Olanda, in Sen, con i ragazzi di Hip Hop House, che ci raccontano la loro esperienza e il loro lavoro, sempre con il... Già andiamo? Sì, e sempre con il supporto della traduzione. E, diciamo, oggi abbiamo fatto giri, diciamo, abbiamo girato un pochino l'Europa e quindi ci sembrava, diciamo, opportuno continuare a regalare un focus che era dopo, prima la chiacchiera e poi il video, quindi se ci sei, ok? Quindi diciamo lasciamo la parola ai ragazzi di Pop House che ci raccontano la loro your experience. Yes. Hello, my name is Asani. I don't think I need this because it's for the streaming. Oh, for the streaming. Okay. My name is Asani. I'm teaching at Hip Hop House. I'm working at Hip Hop House, but I'm also a social worker. I study social work. Before I went to dance, I had my parents was really first go to school and then you go dancing, but I always wanted to dance. But I went to school just to listen to my parents, so I did it. And I thank them for that because the social work, the education helps me a lot. Because you learn how to reflect on things, on life, on people, and you learn how to understand people more and more, especially for kids. I'm teaching now 13 years approximately. And I got think 300 kids that I'm teaching, so it's really a lot. And I'm also teaching at the university at bachelor schools, and they're doing modern ballet and they want to learn the style of hip hop. Now I'm really busy with understanding the kids, what they need, especially after COVID. Kids are really depressed, so we're really busy touring around Holland, giving classes that they can be free. Because most of the kids want to be understandable and they want to be free. So I'm really busy with touring a lot and giving free classes in Holland with Hip Hop House, and they're helping me to support the kids a lot. So I really like that. And they always, because I have my social work education, they always come to me to speak. And they come to me to speak because I'm in the community. That's one thing that we miss as teachers. That's for me one of the tips to give people, stay in the community. I'm doing all kinds of battles, culture, summer dance, whatever, all the big battles I'm entering, and I'm entering them with them. I take them to the place. Now we're busy to make a tour, so we arrange buses and we say, yeah, you can come for free. We're gonna bring you to a battle, to a showcase, to an event, so they can understand how it is. And for them, it's also difficult, especially in Holland, if you have problems, you're not learning that well. The discrimination is really high. So I teach them to be free, to have a family, an education, and that's within hip hop. In Hip Hop House, we got a lot of teachers. We got a rap, we got a DJ, we got MC. I gave hip hop, house, and freestyle, and really gives them breaking. And he's also a content creator. And so every month we switch that they can educate themselves within the styles. And I'm also giving finance. I learned to understand how to know your unique selling point, how they can make money from their art if they reach that level within dance. So I'm really busy with educating them okay, if you really want to go for dance and you love it that much, you can really explore and really put yourself out there that people can see your work of art, and you can also make money off it. Of course, people forget that. So I teaching them how to work as a, how do you call that? Entrepreneur. Yeah, an entrepreneur, so they can sell themselves, but with their own way of selling, not they have to do it like this. So I really talk to them they understand themselves, and I understand them better and better. And then I also speak to their parents, and then we really make a plan for them if they want to. So everything comes from the child or from the young adult, and then we create plans.
let we understand them, let we help them, and then sometimes we use the government that wants to help in a cultural way, and then we like build them up so they can have a job, a normal education, what they want to study, and then we can pay for them also. So Hip Hop House is really busy with that. Ciao a tutti, io sono Hassani, lavoro nel sociale, sono laureato in ambito appunto di educazione sociale, formazione, e in realtà io appunto nasco come ballerino, ma i miei genitori hanno insistito che io andassi all'università, hanno detto fai quello che ti pare, ma prima fai l'università, poi fai come ti pare. E io ovviamente ero restiva all'inizio, ma adesso li ringrazio perché la conoscenza che mi ha dato questo ambito di studio, studiandolo all'università, la sto usando tantissimo adesso nel mio lavoro. Quindi io lavoro sia all'Hip Hop House e sia anche all'università. Per esempio do lezioni di hip hop nella triennale di danza moderna. E adesso sono già 13 anni che faccio questo lavoro, gestisco più di 300 bambini o ragazzi e adesso con Hip Hop House che mi supporta tantissimo stiamo andando in tutta l'Olanda a anche investigare un po' come rendere i ragazzi più liberi e più felici, perché abbiamo notato tantissima depressione dopo il Covid, c'è proprio una depressione dilagante e quindi stiamo andando in giro per l'Olanda per cercare di capire come risollevare l'umore e la volontà di questi ragazzi. Quindi facciamo un sacco di lezioni gratuite o le offriamo grazie a dei fondi anche del governo tramite Hip Hop House, che è un'organizzazione fantastica dove lavoriamo io e Willy. Io in particolare mi occupo di house e freestyle, Willy fa breaking, ma abbiamo anche tanti altri insegnanti di rap, DJ, MC e tutto quanto. E è importante perché i ragazzi, essendo io anche appunto un operatore del sociale, vengono da me anche per confidarsi, per chiedermi consigli, perché io faccio parte della community. Questo è molto importante, loro si rivedono in me, vedono una figura su cui si possono rivedere, possono contare proprio perché faccio parte della stessa comunità e quindi hanno molta più fiducia. Infatti ne offriamo anche facciamo anche delle trasferte in cui li portiamo a vedere delle battle, a partecipare alle battle, organizziamo i bus, tutto ovviamente a livello gratuito perché è difficile crescere in Olanda, c'è tanta discriminazione per vari aspetti e quindi è importante sostenere queste attività e gli insegniamo anche come eventualmente trasformare la loro passione in lavoro e trarre anche del profitto, quindi diventare veri e propri imprenditori e imprenditrici di loro stessi e loro stesse, proprio per sfruttare anche quest'altro potenziale e anche per in qualche modo emanciparsi. Lo facciamo con quelli diciamo più promettenti, quelli che si dedicano di più e parlando anche con i genitori, quindi ci confrontiamo con i genitori, facciamo un piano con i genitori per capire come portare questi ragazzi a diventare appunto artisti e allo stesso tempo lavorare